Today we are at home isolated, but connected for the Earth Day, connecting activists, stakeholders, fighters, citizens, and experts for the sake of the same mission, preserving our planet, improving as human race. COVID-19 has not come unexpectedly. Scientists and experts have warned since the 70s about the dramatic consequences of climate change. The pandemic is clearly showing us what life would be if we don't act seriously on climate change prevention, as we know that climate change will certainly cause more shocks and catastrophes. Yet, looking at how governments and people are acting towards climate change, I'm afraid that coronavirus is not bringing the reflection we would be hoping for. We hoped people stranded at home would ask themselves, how did we get to this point? What did we do wrong? We hoped governments would act promptly, enacting sustainable, innovative, and tangible policies, social-oriented. We hoped COVID-19 would mark the breaking point, that finally the pandemic would open up our eyes for the greedy and blind economic interests to stop prevailing over our health, which is the health of our planet. Our problem is not technology. Our problem is not policies. Our problem is us. We lack the will to change. We treat the world as we treat each other. We look lost as human race, as there is a deficiency in values. We are in the middle of a total chaos with lots of useless noise. Everybody talking over each other. The economy has become a religion. Activities have to generate profit. Products have to be replaced by new ones. The growth model urging developing countries to run after and reach developed countries took us to where we are today, which is unhealthy. Unplugging and disconnecting from what we have created, carving out time for ourselves and thinking, be meditating, can be reading, letting just silence around us. Time to silence for those who have died, silence for those who risk their lives every day to cure us and ensure food on our table, silence for all the mistakes we've done, silence, reflection, awareness. This is the real vaccine. This is the antivirus. We're fighting off this virus thanks to competences, knowledge, and skills, the ability to analyze and act, connect and collaborate, relate and reorganize society. Reorganize society. We need to change production and consumption models, cultural and social patterns. We need a mindset revolution from inside, with each other. Sobriety, solidarity, empathy, being over appearing. Let's dedicate some time to silence, few minutes a day, few hours a week to silence. It will bring a lot of change, awareness, and responsibility. Eco over egos. Join us.
Eccoci, benvenuti al nostro Earth Day, al 21esimo Earth Day. Oggi è la 21esima edizione della Giornata Mondiale della Terra e lascio adesso la parola a Paola Fiore per fare i saluti iniziali di questo pomeriggio che passeremo insieme. Quindi Paola, a te la parola. Grazie mille Domenico e buona 51esima giornata della Terra a tutti. E vorrei ringraziare innanzitutto i nostri ospiti per dare il via a queste, diciamo, 3 tavole molto dense e ricche di contenuti. Questo è il nostro terzo evento ufficiale nell'ambito dell'iniziativa del Ministero per la Transizione Ecologica All for Climate ed è, diciamo, un programma appositamente creato, studiato per supportare i giovani nella preparazione verso la pre-COP dei giovani, la pre-COP e poi si spera anche la COP di Glasgow. Io vorrei iniziare diciamo con un brevissimo giro di presentazioni dei nostri ospiti per dare poi il via insieme al nostro Domenico Vito alla tavola rotonda. Abbiamo con noi oggi il professore Andrea Micangeli, che è il direttore dello European Grand Challenge Scholar Program alla Sapienza di Roma per l'Accademia Nazionale di Ingegneria. Poi abbiamo Maria Grazia Midulla per il WWF per la parte di clima ed energia, Edoardo Zanchini per Legambiente Nazionale e poi abbiamo anche una ospite straniera, Jenny Daniela Salazar Zapata per la Rete Giovani 2001 e per i Fridays for Future Italia abbiamo Luigi Ferrieri Caputi. Domenico, lascerei adesso anche la parola a te. Sì. Ok, allora prima di passare subito alle presentazioni abbiamo ancora un piccolissimo video in realtà che come dire, racconta la storia di come siamo arrivati qua nelle scorse settimane. Abbiamo visto nel primo video, non abbiamo detto perché come dire, aveva il valore proprio di quello che quel video voleva dirci, ossia il valore del silenzio. La nostra Stefania Romano ci ha come dire, fatto questo regalo, purtroppo non può essere qui con noi, però ha fatto questo regalo che, come dire, dà lo start a questa giornata, un minuto di silenzio, è importante anche riconnettersi. E a proposito di connessioni, anche noi negli scorsi giorni abbiamo provato a connettere un po' diversi messaggi e a fare un video con la nostra Earth Day Challenge. Grazie a, come dire, ai nostri climate leader che hanno, come dire, creato questa raccolta, vi faremo vedere adesso il risultato della Earth Day Challenge. Quindi condividerò nuovamente il mio schermo per farvi vedere il video di presentazione della giornata di oggi, che però è stato, come dire, creato collaborativamente. Allora. Buongiorno a tutti, sono Paola Fiore, coordinatore nazionale per l'Italia del Climate Reality Project di Al Gore. Oggi è il 22 aprile 2021, la giornata mondiale della Terra e i giovani del nostro team italiano hanno per voi un messaggio molto importante che a breve ascolterete. Personalmente credo che non possiamo assicurare loro un futuro se non li coinvolgiamo pienamente nella risoluzione della crisi climatica. Non possiamo assicurare loro una transizione giusta, equa e pienamente sostenibile se non diamo loro ascolto, se non diamo loro voce e se non li coinvolgiamo pienamente nelle decisioni politiche, economiche e sociali del nostro Paese. Ascoltiamo. Ciao, io mi chiamo Barbara e oggi vorrei svelarvi un segreto. Il clima sta cambiando e non è una metafora, il clima sta veramente
costantemente cambiando. Lo vediamo tutti i giorni perché non sappiamo come vestirci o come vestire i nostri figli. Ci sono sbalzi di temperature, le estati sono tanto torride, gli inverni o sono freddi o sono miti, insomma c'è un problema che dobbiamo risolvere e non vogliamo arrivare, vero, al 2040 dove i nostri figli ci guarderanno e ci diranno: e voi cosa avete fatto per noi? Per cui vi dico, il futuro è qui, dobbiamo renderci conto di questa cosa e ognuno nel nostro piccolo fare qualcosa per migliorare la situazione. Riflettete su questi pensieri e io sto cercando di fare del mio meglio. Grazie, ciao. I giovani che decidono di agire, coinvolgendo familiari, coetanei, amici e gruppi di volontariato, hanno la capacità di trasmettere importanti messaggi di uguaglianza, sostenibilità e pace, con un forte impatto sulla comunità. Attraverso il Biodiversity Festival stiamo diffondendo il valore della biodiversità attraverso il potere della comunicazione, dell'arte e della collaborazione. Tocca a noi cambiare le cose per il meglio e per questo siamo impegnati nel proteggere e conservare la biodiversità del nostro mondo. Vogliamo il futuro che ci meritiamo, con un pianeta in salute, per il benessere di tutti noi e di tutti gli esseri viventi. Stay biodiversi. Ciao, io sono Asia. Per questa giornata della Terra vi voglio parlare della comunicazione. Il futuro è oggi e bisogna saper comunicare ad amici e parenti, tanto quanto a governi e aziende, dell'urgenza che c'è nel salvare il nostro pianeta. Quindi vi auguro una buona giornata alla Terra e vi invito a condividere questo messaggio. Grazie. Perché vogliamo una transizione ecologica, giusta ed equa. Ciao, mi chiamo Alberto. Stiamo vivendo un periodo storico epocale. Finalmente cominciamo a capire che le risorse naturali sono limitate e vanno difese e valorizzate. Ognuno nel suo piccolo può fare qualcosa di semplice ma di concreto, per far sì che ritroviamo un nuovo equilibrio tra l'uomo e l'ambiente. E come disse Hemingway, il mondo è un bel posto e per esso vale la pena di lottare. Un appello ai ragazzi che sono il nostro futuro. Dite no, diciamo no alla società usa e getta. Proteggiamo le risorse del pianeta e impariamo a riutilizzare oggetti e contenitori. Facciamo questa piccola, grande rivoluzione dal basso per salvaguardare il nostro pianeta. Buona giornata della Terra. Ciao, sono Gabriele, uno dei tanti giovani di oggi che si interessano e si sensibilizzano sulle problematiche ambientali del nostro pianeta. A coloro che ancora pensano che le nuove generazioni non siano credibili nel parlare di tematiche ambientali, in quanto sono quelle che non riescono a rinunciare ai lussi che uno stile di vita così sregolato nei confronti del pianeta offre. Vorrei intanto dire che non è vero, questa è una generalizzazione, ve ne sono diversi esempi. Ha senso, invece che contrapporci, l'unirsi tutti quanti, giovani, adulti e anziani, per apportare un cambiamento su larga scala, partendo però dal piccolo, da ciascuno di noi. È il momento di farlo, il nostro pianeta non può più aspettare. C'è bisogno di tutti e tutti possiamo collaborare per raggiungere questo obiettivo. Sentiamo sempre parlare del futuro che verrà, del futuro che vorremmo. Poco si parla del presente. In realtà gli effetti del cambiamento climatico li sentiamo già adesso, li possiamo sentire sulla nostra pelle. E per questo che chiediamo che delle azioni concrete e efficaci vengano prese in questo momento, che vengano prese già da subito. Il futuro nostro e quello della Terra dipendono da adesso, da quello che viene deciso in questo momento. Per cui abbiamo grandi aspettative e chiediamo tanto, ma tutto questo è raggiungibile. La bellezza del nostro pianeta è straordinaria. Aiutaci a preservare e proteggere questo mondo per le generazioni future. Lo dobbiamo ai nostri figli. Che differenza vuoi fare tu? Buona festa della Terra a tutti!
questo era un po' il risultato della nostra Earth Challenge, cioè abbiamo chiesto a chi ci segue, ai nostri leader, a chi voleva insomma esprimere un pensiero, di mandarci un piccolo video e insieme l'abbiamo assemblato per fare questa piccola story e accompagnare appunto l'apertura di questa giornata. Allora, arriviamo subito diciamo, ai nostri ospiti, ricordandovi due cose tecniche prima di iniziare. Avete la possibilità di seguire l'evento sia in italiano che in inglese, quindi anche per gli ospiti inglesi, lo dirò in inglese, we have the translation, so if you choose the channel in English, there will be our interpreters that will help you to listen the event in English, quindi ci sarà il canale inglese, e poi ci sarà quella che viene chiamata side room. Vi abbiamo mandato una mail prima per raccontarvi un po' che cos'è. È una stanza in cui fare un po' networking, colloquiare e eventualmente dopo fare domande agli speaker. Potrete anche interagire con un Padlet che abbiamo messo come muro libero in cui darci i vostri input su pensieri e come dire, azioni che volete magari trasmetterci tramite questo sistema. Ora io do la parola diciamo, agli ospiti del primo nostro tavolo, che sono Andrea Micangeli di Tecnologie Solidali e di Microgrid Academy. Ciao Andrea. Maria Grazia Midulla di WWF Italia. Edoardo Zanchini di Legambiente. Jennifer Salazar di Rete Giovani 2021 e poi Luigi Ferreri Caputi di Fridays for Future. Ora vi lascio, come dire, un primo round di presentazioni, andate in questo ordine, poi vi farò delle domande e risponderemo sempre in questo ordine. Quindi Andrea e Maria Grazia per primi. Domenico, se posso aggiungere una cosa, dare la parola prima alla nostra Maria Grazia Midulla perché poi deve, va bene. a breve deve andare. Grazie. Perfetto. Scusatemi, non è mio costume farlo, ma avevo già un appuntamento quando mi avete contattato, quindi alle 2:30 devo andare via. Sono Maria Grazia Midulla e sono la responsabile clima ed energia del WWF, seguo le questioni climatiche da molto tempo e spero che avremo una piccola discussione, poi dopo continuerete voi. Grazie Maria Grazia. E Andrea? Buonasera a tutti quanti, buona giornata della Terra. Con Tecnologie Solidali e gli studenti della Sapienza e con una fondazione che si chiama Rest for Africa e la sua Microgrid Academy stiamo lavorando anche noi per la COP26, stiamo anche noi cercando di fare del nostro meglio per fare formazione e sostegno alle realtà giovanili e impatto, quindi dare realtà e risultati concreti. Questo è il nostro obiettivo e mi farà molto piacere condividerlo con voi. Grazie Andrea. Diamo la parola adesso a Edoardo Zanchini. Buon pomeriggio a tutte e tutti e buona giornata della Terra. Io sono Edoardo Zanchini, sono il vicepresidente di Legambiente e mi occupo appunto dagli altri di energia e clima e quindi sono ben felice di parlarne assieme. Grazie Edoardo. Ora la parola a Jenny. Mi sentite? Sì, prego. Parlo in italiano perché tanto c'è il traduttore da quello che ho capito. Buona giornata della Terra a tutti quanti. Io rappresento la Rete Giovani, che è un insieme di 80 associazioni giovanili. In particolare ci stiamo dedicando alla terza versione del piano Giovani, che comprende le istanze e diciamo le richieste sia a livello politico che economico della nostra rete, quindi vuole essere un documento che dà voce alla nostra generazione e in particolare mi occupo di trattenere i rapporti con il Ministero per la transizione ecologica e non vedo l'ora di approfondire successivamente diciamo, le nostre attività in merito. Grazie mille Jenny. E ora Luigi.
Buonasera a tutte e a tutti, io sono Luigi di Fridays for Future Italia, buona giornata della Terra e niente, studio a Firenze anche se sono di Livorno, faccio studi internazionali, spero anche che gli studi per implementare la questione climatica e nel tempo, nel tempo che rimane faccio l'attivista appunto con Fridays. Buona giornata della Terra. Grazie mille a tutti per le vostre presentazioni che introducono anche un po' l'argomento della tavola rotonda, che è quella della ripresa giusta, seguendo la giustizia climatica e sostenibile o verde. E la prima domanda che vi farei è questo: siamo ancora purtroppo in pandemia, il fatto che ci troviamo ancora online è indice di questo. E in qualche modo, come dire, spesso nei tavoli, nei dialoghi che abbiamo assistito, si è sempre detto che questa pandemia in qualche modo ci ha fatto capire il nostro legame con l'ambiente, ma forse questo è un po' retorico. Ecco, io volevo chiedervi, proprio per uscire dalla retorica, secondo voi che effetto veramente ha avuto questa pandemia sulla transizione ecologica? Con lo stesso ordine di prima. Allora comincio io e cerco di limitarmi, visto che oltretutto devo anche andare via, perché la domanda è molto, molto ampia. Io penso che vedremo tra qualche anno gli effetti di questa pandemia dal punto di vista sociologico, dal punto di vista delle relazioni sicuramente avrà un effetto notevole, io ritengo. Dal punto di vista ecologico ci ha dato l'illusione che stavamo intraprendendo una strada nuova, c'è stato un calo delle emissioni, ma poi subito dopo c'è stato il rimbalzo e adesso siamo a livelli molto alti. In Italia c'è stato un crollo delle nuove installazioni di rinnovabili e questo è il dato più preoccupante, perché purtroppo noi abbiamo sempre molto retorica, ma poi in effetti noi abbiamo rallentato fortissimamente rispetto solo a 10 anni fa il tasso di nuove installazioni di rinnovabili proprio quando dovevamo accelerare. Quindi che cosa bisogna fare? Bisogna sicuramente accelerare le rinnovabili, perché quella è la soluzione, la base di tutto. Proprio in queste ore ho postato una posizione del WWF a livello europeo in cui si dice unanimemente, quindi dalla Germania, perché voi sentirete molto parlare della Germania, eccetera, eccetera, si dice: state attenti all'aria fritta che si sta cominciando a fare, per esempio sull'idrogeno. L'idrogeno che è pulito, l'unico idrogeno pulito è quello che viene dalle rinnovabili, ma va usato in modo efficiente solamente quando serve, perché altrimenti è meglio usare direttamente l'energia che viene dalle rinnovabili. E questo è un tema che è molto presente nel recovery plan italiano. Ma io credo che la cosa che forse ancora non abbiamo capito dalla pandemia è che noi dobbiamo riprendere un approccio che anche esso ha qualche anno, che è quello della prevenzione. Noi dobbiamo cominciare a parlare e a pensare in termini di prevenzione. Noi viviamo in un mondo in cui ogni disastro diventa un guadagno per qualcuno. Come diceva Robert Kennedy in un messaggio di tantissimi del 68 addirittura, il PIL registra tutto tranne quello per cui la vita vale la pena di essere vissuta. Per cui al PIL fanno benissimo le catastrofi, a noi esseri umani e alla natura e al pianeta no, assolutamente no. Ed è lo stesso approccio che dobbiamo avere ai temi della salute, un po' a tutti i temi, e infatti oggi si parla di planetary health e di One Health approach, cioè di un approccio sistemico. Io spero che si capisca, altrimenti dobbiamo tutti quanti fare un po' di campagna per questo. Ultimo messaggio che vorrei dare, e credo mi sono mantenuta nei miei 5 minuti, ultimo messaggio che vorrei dare è quello: stiamo attenti. Quando io ero all'università
divenni referente romano di un'organizzazione che si chiamava Medicina Democratica. Questa organizzazione era un'organizzazione che era stata creata da una persona molto brillante e intelligente che si chiamava Maccacaro, e però era in realtà stata fondata dagli operai chimici di un'industria chimica a Castellanza. Nonostante questo, alcuni anni dopo, gli ambientalisti dovettero scappare dagli operai della Pharmoplant, un'altra industria chimica, che correvano dietro perché gli ambientalisti volevano chiudere la fabbrica o comunque volevano cambiare le produzioni inquinanti di quella fabbrica. C'è sempre stata una diciamo, capacità di chi vuole continuare a inquinare di mettere contro gli aspetti ambientali e gli aspetti sociali. Noi dobbiamo assolutamente fare in modo che invece le due questioni viaggino insieme, equità e ambiente. Non è vero che l'ambiente è qualcosa di diverso dall'equità, perché senza un ambiente salubre non avremo mai l'equità. Non a caso la natura è nei quartieri dei ricchi e non è nei quartieri dei poveri. L'inquinamento si sposta nei paesi poveri dai paesi ricchi, e quindi non è assolutamente vero questa contraddizione, ma dobbiamo stare attenti. Come tempo fa mi ricordo che Paola apprezzò il mio invito, che era quella di non lasciarci distrarre. Ecco, non lasciamoci contrapporre, oltre al non lasciarci distrarre. Buon lavoro per quando io vi lascerò. Grazie mille. Grazie. Ora la parola ad Andrea. Grazie. È veramente un piacere stare qui con voi, ci date un sacco di energia ogni volta. Io vi vorrei portare semplicemente con pochissime slide il risultato del lavoro che abbiamo fatto con Domenico Vito e con molti di voi e con gli studenti della Sapienza e soprattutto con i ragazzi della Microgrid Academy, ovvero i ragazzi che uniscono equità e salute in questo semplicissimo programma che si chiama Renewable Against Covid, che è veramente un invito al rilancio, alla rinascita, a essere nuovamente abili contro il Covid, superato il Covid, e attuarlo tramite le rinnovabili, renewable. Uso 3 minuti dei miei 5 per farvi vedere semplicemente qualche slide, per farvi capire che per noi i giovani siamo noi, sono io, nonostante la mia età, ma sono soprattutto i ragazzi che stanno studiando in questo momento, stanno studiando in Europa, negli Stati Uniti e in Africa, stanno studiando per applicarsi e per rendere veramente le reti, le microgrid, le comunità energetiche rinnovabili e funzionanti nelle loro città, nel loro paese, nei punti dove è più importante da un punto di vista di equità sociale e ambientale e di salute. Per questo noi lavoriamo con la Microgrid Academy, di cui vi dirò qualche cosina di più, con il Grand Challenges Scholars Program, 61 università statunitensi e alcune università europee e asiatiche, stando sul campo il più possibile. Ci siamo stati all'inizio 2020, ci ritorneremo a metà 2021 in Africa, così come nei nostri paesi, nel nostro Italia, nel nostro Lazio. Ovviamente come università Sapienza, dove insegno sistemi energetici, dove vorrei al massimo che chi si occupa di sistemi energetici, oltre a capirne di fotovoltaico, eolico, diesel e tutto quello che serve per mandare avanti la nostra società, ne sappia e ne sia appassionato dei risvolti ambientali, sociali e di equità
all'interno dei progetti che a volte vediamo come solo ingegneristici o tecnologici. E il tutto lo facciamo attraverso un'associazione anche, si chiama Technical Solidarity, tecnologie solidali, quindi mettere le tecnologie il più possibile a servizio. La Microgrid Academy ha base a Nairobi, vuole applicare quanto più possibile tutti i temi di cui stiamo parlando qui dentro, a partire dai ragazzi che vengono, si formano, in questo momento stanno a casa e ci seguono a remoto, diremo ovviamente, ma noi non abbiamo mai smesso, anzi l'abbiamo aperta ancora di più a giovani di tutto il mondo, e man mano impariamo a fare impianti a energie rinnovabili, piccoli a piacere, Microgrid Academy, o anche ovviamente più grandi. Ci mettiamo l'innovazione, chiediamo l'innovazione, chiediamo ai ragazzi di fare delle start-up, chiediamo ai ragazzi di presentare le loro idee e cerchiamo di premiarle. E soprattutto in questo modo pensiamo di avere realmente un impatto. C'è con noi, vedo la Marta Caradonna, che è la coordinatrice di questa iniziativa di Rest for Africa. Noi chiaramente facciamo tutto quanto un corso che parte dalla comunità e torna alla comunità attraverso tutte le fasi tecnologiche. Questi sono i 3 ragazzi che hanno appena ricevuto un premio di 5.000 euro da Enel Green Power. Perché? Perché hanno presentato delle start-up di elevato impatto, e uno di loro, il secondo, Ellie, sta lavorando proprio sugli ospedali, proprio sul rendere energie rinnovabili sugli ospedali. La prima, Eileen, lavora sulle donne, con le donne, per promuovere le rinnovabili e per impararle meglio. La Nora lavora su un'altra cosa fondamentale per venirne fuori da questa pandemia, che sono i frigoriferi, la catena del freddo. Sarò molto veloce. I ragazzi con noi cercano chiaramente e trovano lavoro, trovano i skill, trovano possibilità di essere di impatto in diversi settori, di diversissime nazionalità, e chiaramente piano piano noi, mese dopo mese, facciamo un corso che racchiappa sempre più persone. Abbiamo un programma fittissimo, coinvolgiamo chiunque voglia lavorare con noi. Vado a chiudere. Vedete, qui sono i ragazzi che hanno continuamente dato le loro idee. Qui vedete che nel 2019 già avevamo pensato a come e quanto aiutare gli ospedali con le rinnovabili. Oggi il progetto Renewable Against Covid sta affrontando uno dietro l'altro una serie di ospedali, non potendo andare in Africa. Ovviamente lo fanno i nostri amici, i nostri colleghi, i nostri corsisti africani. Questo è il nostro lavoro, questi sono i risultati di cui fanno parte ovviamente diverse università, dall'MIT alla Columbia, da Pisa a Roma, e non vediamo l'ora di continuare a lavorare con ciascuno di voi. Questo è il nostro modo di intendere la declinazione: ripartire sulla salute, sull'ambiente e sulle energie rinnovabili. Grazie. Grazie molte Andrea Micangeli. E adesso darei la parola a Edoardo Zanchini per Legambiente. Grazie. Grazie. È stato un anno complicato davvero, ed è stato complicato anche per tutte le scelte ambientali. Pensiamo solo appunto che è stata rinviata la COP di Glasgow di novembre scorso, che avrebbe avuto un ruolo fondamentale nell'accelerare nelle decisioni che abbiamo cominciato a prendere, come appunto tutti i paesi della Terra, a Parigi, e che dobbiamo appunto riuscire a realizzare. Ora c'è stato un rinvio di un anno, ci si augura che il tutto sia rinviato semplicemente alla prossima COP di Glasgow, ma l'emergenza planetaria è davanti a noi. Quest'anno è stato particolare perché abbiamo imparato a vivere in delle città molto diverse, a lavorare in modo diverso dal passato, e anche a scegliere strade nuove. Pensiamo solo al modo in cui abbiamo imparato a muoverci nelle nostre aree urbane. Ovviamente il problema è che non abbiamo cambiato modello di sviluppo, non abbiamo cambiato modello di mobilità, ed è questa la grande
il grande cambiamento che dobbiamo portare avanti e che ci auguriamo riusciremo a rafforzare nei prossimi mesi. Come Paese Italia certamente non è stato un anno semplice. Abbiamo una sola novità sul tema, che appunto a proposito di transizione ecologica abbiamo un ministero, speriamo che non sia solo un cambiamento nominalistico, ma che sia in qualche modo il segnale che si è deciso davvero di cambiare strada, non solo mettendo assieme due ministeri che prima si parlavano poco e appunto non funzionavano nell'accelerare la transizione ecologica, ma che davvero riesca a cambiare davvero modello di sviluppo. Ne abbiamo un gran bisogno, appunto, ne abbiamo un gran bisogno di parlarne oggi. Grazie Edoardo. Ora la parola a Jenny e poi a Luigi. Grazie. Allora, intanto volevo commentare che ruolo ha avuto la pandemia nel nostro legame con l'ambiente. All'epoca avevo letto un interessantissimo articolo su The Guardian, dove veniva riportata una quote di David Quammen, che è un divulgatore scientifico statunitense, dove in pratica diceva che ci sorprendiamo del fatto che ci sia una pandemia, eppure invadiamo le foreste tropicali e altri paesaggi selvaggi che ospitano così tante specie di animali e piante, e all'interno di queste creature ci sono tanti virus sconosciuti. Infatti il titolo di questo articolo era Covid, the tip of the iceberg, ed è allarmante il fatto che il nostro business as usual sia ancora basato su sistemi poco sostenibili, quindi che prevedono la distruzione delle foreste incontaminate causate dal diboscamento oppure dall'estrazione mineraria, e altri trend macroeconomici come la rapida urbanizzazione e la crescita della popolazione portano ad invadere dei territori, degli ecosistemi che hanno in sé poi il rischio di essere molto dannosi per noi esseri umani. E quindi giusto volevo fare un attimo questa osservazione su come ha influito la pandemia, perché almeno dal mio punto di vista non l'avevo mai vista da quella prospettiva. In più, qual è l'effetto che ha veramente avuto sulla transizione ecologica? Il fatto che noi adesso vediamo la crisi climatica come un rischio, e che quindi questo rischio è integrato all'interno delle politiche, delle strategie politiche ed economiche. Basti guardare per esempio l'ultimo report del World Economic Forum sui rischi globali. Le top 5 categorie di rischio per probabilità di manifestazione sono di carattere ambientale. Se si fa una comparazione rispetto al report del 2010, le top 5 erano soltanto di natura economica e geopolitica. Quindi già questo è un segnale importante per quanto riguarda il nostro sistema economico e il modo in cui investitori, quindi diciamo chi decide come vengono veicolati i capitali, è già un effetto importante, no? Di spinta verso un'economia che possa rendere il mondo un luogo climaticamente resiliente. D'altra parte, da un punto di vista scientifico, ho trovato interessante anche nuove discipline che sono chiamate di planetary health, dove praticamente c'è una connessione c'è uno studio che connette il benessere degli esseri umani, quello di altri esseri viventi e quello di interi ecosistemi, proprio per cercare di creare quell'equilibrio che vada a mitigare il rischio di malattie dirompenti e con effetti altamente negativi per noi. Per ora questo per quanto riguarda la prima domanda. Grazie mille. Luigi, a te. Sicuramente questi 1 anno e mezzo quasi ormai di pandemia possono aver un attimo svegliato. Insomma, non era qualcosa di del tutto inaspettato.
in realtà. Che una pandemia fosse, fra virgolette, dietro l'angolo, era stato detto. La scienza aveva già allarmato, guardate, l'attacco agli ecosistemi in questa maniera, il consumo di carne e derivati in questa maniera, gli eventi intensivi, la distruzione degli habitat, il vivere sempre più a contatto con animali in maniera, noi invadendo il loro spazio o loro poveracci che sono costretti a scendere magari a trovare cibo o quant'altro, non è cosa buona. Sicuramente potrà portare a conseguenze devastanti. Eravamo stati avvertiti, ma abbiamo fatto come le scimmiette, no? Ci siamo tappati orecchie, occhi e bocca. E la pandemia ci ha colpiti tutti, ci ha colpiti tutte, e ha colpito molti paesi più di altri, e delle categorie di persone più di altre. Mutatis mutandis è quello che farà la crisi climatica, anzi, la crisi climatica è già qui, e la scienza già sta suonando l'allarme. In questo istante, tra l'altro, i leader mondiali si stanno incontrando per il summit voluto da Biden in vista della pre-COP, in vista della COP comunque anche di Glasgow. E la scienza ci sta anche dicendo che, guardate, le similitudini tra la pandemia e la crisi climatica sono molteplici. La pandemia non è altro che una crisi climatica molto accelerata. Quello che vedremo con i mutamenti climatici, quello che vedremo con il riscaldamento della temperatura, con l'aumento delle temperature e soprattutto se oltre più 1,5 gradi, sarà quello che vediamo ora con la pandemia. Ovviamente ci saranno anche altre conseguenze molto più devastanti, tra le quali tante altre pandemie possibili, perché appunto, per esempio, la fusione del permafrost può liberare batteri e virus di cui non abbiamo più conoscenza. Delle volte hanno trovato carcasse di animali con virus sopravvissuti, batteri riattivati una volta che i ghiacci sono ritirati. Ci sarà una scarsità d'acqua, tutte le conseguenze che noi conosciamo, ma conosciamo non solo ora abbiamo il tempo di agire, abbiamo ancora il tempo di agire e possiamo agire. Non solo conosciamo le soluzioni, perché per esempio Project Drawdown fa una lista di tutte quante le soluzioni che abbiamo, e molte di queste per esempio sono anche totalmente inaspettate. Per esempio l'educazione femminile e la promozione dei diritti civili e dei diritti umani è una delle azioni più importanti che si può fare per l'azione climatica, quindi è solamente una cosa in più, no? Uno deve fare a priori queste cose, poi come beneficio ha anche una maggiore salvaguardia dell'ambiente e del clima. Ma lo stiamo facendo? No. E questa forse è la cosa più allarmante. La cosa più allarmante è che non solo stiamo ripetendo i nostri errori, non solo stiamo ripetendo il grande errore, e non solo la ripartenza è stata tutto meno che green, perché il rimbalzo delle emissioni è stato il peggiore dal 2008, i tempi di crisi delle emissioni in genere calano perché cala la produzione, e ora la produzione è fatta con fossil fuels, e quindi cala per forza le emissioni, e sono rimbalzate, sono tornate quasi ai livelli pre-pandemici. Nonostante gli allarmi della scienza, nonostante le decine di migliaia di morti che abbiamo solamente in Italia e solamente per l'inquinamento atmosferico, nonostante tutte queste cose, nonostante anche uno volesse vedere nella maniera più fredda possibile quanto profitable, quanto economicamente conveniente sia agire per il clima, anche i leader mondiali spesso lo citano, no? La crisi climatica non solo è un grande problema, sì, ma anche una grande opportunità. Ma nemmeno davanti a una cosa del genere, nemmeno avendo una scelta, una serie di politiche pubbliche che sarebbero convenienti e umane, si prende questa scelta. Quindi questa è sicuramente la cosa più devastante, che in primis, come primissima cosa, ce ne strafreghiamo della vita umana e della vita sulla Terra. In secundis, anche quando dobbiamo dare, anche quando avremo delle soluzioni che hanno solamente conseguenze positive, scegliamo comunque l'altra strada. Però questo non è più ammissibile. Grazie molte Luigi. E proprio parte della tua risposta si riallaccia strettamente al tema chiave, quello della giustizia climatica, che è proprio quello su cui anche noi come Climate Reality Project stiamo lavorando oramai da diverso tempo, e che apre anche la seconda domanda che abbiamo per voi, vale a dire, secondo voi come una ripresa post-pandemica può essere veramente giusta e sostenibile? E ripeterei l'ordine di prima: la nostra Maria Grazia non è più con noi, quindi Andrea ti inviterei a rispondere 5-7 minuti se riusciamo a stare, in modo che tutti abbiano lo stesso spazio. Grazie molto. Prego Andrea. Sì,
Allora, questo è proprio quello che volevo, che prima ho esemplificato con qualche slide e un esempio. La ripresa pandemica, il rinascere è assolutamente non solo necessario, ma anche oggi possiamo fare quello che ci siamo detti per tanti anni. Oggi abbiamo quei quattrini che ci servono per non solo mettere pannelli fotovoltaici a destra e a sinistra, ma per farlo in comunità, per farlo sulla base di una formazione, per farlo sulla base di una comunità educante, di una comunità che si parla, di una comunità che collabora. E quindi abbiamo in Italia, in Europa, ma nel mondo, la possibilità di riportare in mano al cittadino, in mano al singolo, in comunità con gli altri, il cambio, la transizione, l'agire che fino adesso è stato inteso come si dovrebbe fare, ma nessuno lo fa perché dovrei cominciare io. Comincio perché è giusto, comincio perché è sostenibile, e sostenibile nel senso anche più vecchio della parola, che negli anni continua e negli anni mi dà soldi. Poi è sostenibile nel senso più nuovo della parola, ossia che unisce la parte ambientale, sociale ed economica e gli dà sostegno nelle generazioni successive. Quindi oggi possiamo, oggi dobbiamo, ed è per questo che come università ci stiamo impegnando su diversi comuni del Lazio e dell'Italia per realizzare queste benedette comunità energetiche. Un'altra cosa che finalmente la legge ci permette, ci premia l'autoconsumo, ci premia nel momento in cui installato un impianto fotovoltaico lo utilizziamo nella migliore dei modi, e quindi se io adesso ho sole, adesso ho l'energia più preziosa e non la uso, la può usare il mio vicino come la può usare il commerciante vicino a me. La scuola che il comune ha fatto e che ci ha messo il fotovoltaico sopra ad agosto, chi la usa? E che quella è l'energia più preziosa, è il momento più bello e purtroppo potrebbe andare sprecata. Invece no, con la comunità energetica può avere un valore economico per la scuola stessa, per il comune e per ciascun cittadino. Questo è secondo me veramente un momento preziosissimo. Io mi sono messo ormai 100% dedicato a questo e vedo che i miei studenti, non solo più giovani, anche quelli di dottorato e anche quelli che ormai si sono laureati e che sono ingegneri, ci si stanno mettendo con tanta desiderio e passione soprattutto, e non solo in Italia ma anche in Africa, anche negli Stati Uniti. È veramente una cosa che adesso ci può unire. Da questo punto di vista la ripresa non la leggo, la ripresa economica è successiva, viene insieme con la ripresa proprio personale, umana, collettiva e di condivisione tra gli stati e tra i continenti. A livello personale, ciascuno di noi può farlo ora. E di questo sono veramente molto contento e la vedo molto bene. C'è voluta una pandemia, mi dispiace tantissimo, non doveva essere così, lo volevamo diversamente tutti noi, però adesso purtroppo c'è stata e c'è in corso e non vediamo l'ora che finisca, ma è un'occasione pazzesca per andare avanti e per rincontrarci. Grazie molte Andrea, grazie. Edoardo, prego, se vuoi rispondere tu. Grazie. Sì, faccio una risposta breve, poi tra l'altro dopo se giro io mi devo staccare. Ma credo sia un tema di enorme importanza e interesse, in particolare in un periodo come questo. Non ce lo dimentichiamo, noi siamo un paese che non si è ancora ripreso dalla crisi del 2008, viviamo in un mondo che quest'anno ha avuto degli impatti sociali, economici difficilissimi, in particolare per chi aveva dei lavori precari, per chi appunto aveva dei contratti che hanno più
sofferto da questa pandemia in tutto il mondo. Perché è importante avere al centro questo tema quando si guarda al futuro e si parla appunto di innovazione ambientale, di cambiamenti climatici? Perché noi dobbiamo cambiare due cose. Il primo è che noi abbiamo un sistema economico, fiscale, di tassazione che continua a premiare le fonti fossili, lo spreco di risorse, il consumo di risorse naturali e di fonti fossili. Quindi abbiamo la possibilità, abbiamo il dovere appunto di cambiarlo e la possibilità di spostare appunto la fiscalità e le risorse per premiare invece i comportamenti appunto che sono compatibili con l'ambiente, e anche l'innovazione che va a aiutare le persone che oggi hanno più difficoltà a intraprendere appunto la strada della transizione ecologica. Al contempo noi già sappiamo che questo percorso ha dei costi e rischia di essere per pochi, nel senso che poi appunto quello che vediamo nelle strade, che vediamo in giro, vediamo le Tesla che crescono in Italia come in giro per il mondo, i pannelli fotovoltaici e l'autoconsumo che potrebbero essere solo per ricchi, e dobbiamo evitare in ogni modo questo scenario, per cui dobbiamo riuscire a fare in modo che in particolare, se si fa efficienza energetica, se si stanno le rinnovabili, comunità energetiche, come diceva prima Micangeli, si facciano a partire dall'edilizia popolare, a partire da chi è più povero, che si investa in mobilità sostenibile proprio per dare a tutti la possibilità di muoversi a emissioni zero e spendendo meno. Perché poi ricordiamoci, il trasporto pubblico, le biciclette, insomma l'integrazione, lo sharing aiuta proprio chi è più povero e chi vive in periferia a superare le barriere. Stessa cosa bisogna farla investendo in questa direzione proprio per trasferire poi queste tecnologie all'estero e a chi ne ha più bisogno. Appunto, pensiamo a quanto costa poco oggi il solare e quindi a come diventa oggi una possibilità reale in paesi poveri che o non hanno il petrolio oppure hanno le guerre per il controllo del petrolio, e oggi con appunto la condivisione dell'energia, tutte le innovazioni legate all'autoconsumo collettivo, alle comunità energetiche possono cambiare scenario. Oppure io faccio un'ultima battuta: noi come Lega Ambiente stiamo facendo una cosa come quella raccontata il professore prima, l'abbiamo realizzata a Napoli, dei pannelli fotovoltaici sul tetto di una fondazione caritatevole in una delle periferie più difficili di Napoli, e stiamo coinvolgendo 40 famiglie. Queste 40 famiglie riceveranno l'energia solare prodotta da quei pannelli perché c'è questa grande innovazione resa possibile dalle direttive europee. Le comunità energetiche sono un modo per sconfiggere la povertà energetica e quindi per mettere assieme l'innovazione ambientale con la lotta alle disuguaglianze e alla povertà. Grazie molto Edoardo. Sì, sicuramente qui si introduce anche il tema poi dell'equità sociale legato a quello della giustizia climatica, perché sicuramente in questa gravissima pandemia chi sta soffrendo di più sono sicuramente le persone che hanno meno disponibilità e quindi diciamo la forbice ahimè si sta allargando. Grazie molto Edoardo. Jenny, se vuoi rispondere tu, prego. Grazie. Allora, per rispondere appunto a una domanda dove si chiede come la ripresa post-pandemica può essere giusta e sostenibile, partiamo da un dato di fatto, che a livello europeo sono stati mobilizzati 100 miliardi di euro per una Just Transition Mechanism. Quindi disponiamo di un'ingente quantità di denari, come si diceva prima, ma come fare in modo che questi siano giusti e sostenibili? Ho apprezzato molto l'intervento del professor Micangeli perché porta sul tavolo una delle diciamo, proposte che vorrei riportare per rispondere appunto a questa domanda, ovvero una progettualità che preveda dei partenariati tra diversi attori e che possa quindi promuovere, proprio perché costituita da più attori che sono diciamo appartenenti alla pubblica amministrazione, per esempio un comune oppure una regione, e dall'altra parte attori come le università, i centri di ricerca e anche il settore privato, che può anche diciamo agevolare l'efficacia e i risultati del progetto stesso, che nel caso di prima si parlava di progettualità mirate a un percorso di transizione sostenibile, di transizione energetica. Nel caso di Rete Giovani, noi sul partenariato stiamo facendo un lavoro interessante con il Ministero
per la transizione ecologica, in particolare un hackathon che coinvolge le imprese, i giovani, quindi i giovani che si propongono con delle idee frutto di start-up nell'ambito sia delle categorie di cosiddetta crisi climatica, ma anche nature-based solutions, è un'altra delle categorie dell'hackathon. Infine le altre due sono finanza sostenibile e adesso non mi viene la quarta, scusatemi, però diciamo le due relative al clima sono proprio quelle che ho citato, appunto crisi climatica e nature-based solutions. Per quanto riguarda invece un'altra delle risposte che possono essere, diciamo, in un momento post-pandemico di ripresa che sia giusta e sostenibile, è anche la necessità di un piano di transizione, perché per esempio ci sono delle regioni europee che sono ad alta intensità di diciamo, gas e anche carbonio, per esempio la Polonia, piuttosto che altre regioni europee, per cui queste aree hanno bisogno di una exit solution che abbia dei passi nel tempo, quindi non semplicemente dobbiamo eliminare il carbone, dobbiamo eliminare i fossil fuels, ma che ci sia un piano proprio per queste regioni in Europa che naturalmente in questo momento si affidano completamente a queste risorse naturali per quanto riguarda diciamo, l'approvvigionamento energetico. E secondo me a livello europeo un documento molto importante per la transizione giusta e sostenibile è proprio il Green Deal, e adesso anche diciamo a livello americano il Green New Deal con la nuova amministrazione spero si possa diciamo ampliare rispetto alle 14 pagine attuali, dove nella prima parte si parla degli obiettivi di sostenibilità climatica e nella seconda di un'inclusione e nel caso americano anche a livello di etnie, essendoci una grande disparità tra persone diciamo appartenenti a culture diverse. Si spera che avendo già l'Europa diciamo avviata nella strada per la transizione, adesso anche con la forza che può portare gli Stati Uniti, si possa avere un cambio drastico che porti davvero ai target del 2030 e del 2050 su i target climatici. Grazie mille Jenny. Luigi, se vuoi rispondere tu a questa seconda domanda, grazie. Sì, allora, secondo me assolutamente la ripresa post-pandemica passa per la ripresa green. È la maniera migliore, è la maniera più conveniente, è quella più sostenibile, questo l'hanno ripetuto tutti, da economisti a scienziati. Come possa essere giusto e sostenibile è veramente la sfida per quanto riguarda noi, per quanto riguarda l'Europa, la sfida del Next Generation. Non dimentichiamoci che sono comunque soldi presi a prestito, sono soldi della Next Generation, sono soldi per la Next Generation, non sono soldi che devono andare in progetti che appunto per la Next Generation non saranno fruibili, perché a causa della crisi climatica potremmo anche tutti quanti sparire, quindi non ha senso fare progetti a lungo termine se, no? Sono soldi presi a prestito, sono soldi che pagheremo noi, che pagherò io, sono soldi che pagherà Jenny, non sono soldi che poi possiamo una volta pagati, diciamo, una volta spesi, non sono soldi che ci tornano indietro, sono soldi appunto che... E questo concetto secondo me è estremamente importante perché non essendoci molta possibilità comunque di partecipazione per noi giovani di mettere la bocca su come viene speso il Next Generation, è un po' un dire no, prendiamo dalle tasche dei giovani a futuro per poi scegliere misure che comunque il loro futuro non lo garantiranno. E questo sicuramente non è una cosa, non è una cosa da fare né sostenibile né giusta. Come può essere giusta? Beh, la transizione ecologica deve passare per il concetto di giustizia climatica, assolutamente. Questo significa che
laddove ci saranno posti di lavoro che verranno persi, anche se la transizione ecologica ne crea molti di più, è molto più conveniente di qualsiasi altro investimento per il lavoro, ma laddove ci sono lavori che proprio andranno persi e non potranno essere più recuperati, lì ci deve essere un sostegno. Laddove anche dove ci sono comunità che saranno maggiormente colpite, là ci deve essere sostegno. E comunque deve avere come obiettivo la mitigazione, la riduzione dei gas a effetto serra, il raggiungere lo zero emissioni e quant'altro. Deve avere come obiettivo anche adattamento, perché i danni fatti ai sistemi climatici in passato comunque sia non saranno evitabili e le conseguenze delle scelte scellerate fatte in passato non saranno evitabili. Così come con la pandemia vediamo il risultato delle azioni un po' in ritardo, se facciamo il lockdown dopo 15, 20, 30 giorni che hanno i contagi, noi se ora investiamo nella transizione ecologica vediamo le conseguenze positive in tempi differenti, ma comunque dopo un po' di tempo. E per quanto riguarda la riduzione delle emissioni, invece, c'è un po' di tempo dopo il quale si vedono gli effetti positivi. E lo stesso, ora siamo, è ufficiale, ci trovo una settimana e mezzo fa, a più 1,2 gradi e la soglia atmosferale è 1,5. Le conseguenze di questo 1,2 non le vediamo oggi, le vedremo fra 5, 6, 7 anni. Questo cosa vuol dire? Questo vuol dire che è l'ultima occasione, perché una spesa così grande non la faremo mai più, forse no, ma non la faremo nei prossimi decenni. E una spesa così grande, perché sia davvero giusta, perché sia davvero sostenibile, deve andare nella transizione ecologica. Grazie mille Luigi. Domenico, vuoi fare tu la terza domanda? Certo. Assolutamente, grazie agli interventi dei relatori sino a qui e appunto ricollegandomi un po' anche all'ultimo intervento di Luigi, vi chiedo, secondo voi, sia a livello italiano che a livello europeo, qual è lo stato della transizione ecologica? Questa domanda oggi si fa anche un po' più interessante perché proprio qualche giorno fa è stata anche approvata la legge per il clima, o quantomeno l'avvio della procedura di legge per il clima a livello europeo. E appunto stiamo aspettando in questi giorni il PNRR italiano. Quindi un'opinione riguardo allo stato sia a livello europeo che italiano. Con lo stesso ordine, Edoardo Zanchini ci ha salutato purtroppo, però insomma Andrea, Jenny e Luigi, a voi la parola. Grazie Domenico. Lo Stato è purtroppo in punta di piedi, nel senso che ci stiamo ancora un po' troppo guardando intorno. Questo da un punto di vista, diciamo, metodologico è anche giusto, ma da un punto di vista, diciamo, operativo comincia a essere un problema. Cioè, in effetti, purtroppo, per esempio, sulle comunità energetiche c'è tanti specchietti e parecchio fumo e non si riesce a capire dentro. Stiamo facendo di tutto per avviarle e penso che invece ci sono tanti attori che sono veramente pronti a realizzarle e a dare veramente un contributo determinante. Sia per la ripresa e sia per l'attuazione delle rinnovabili e sia per la cittadinanza attiva, veramente attiva. Per questo motivo io sono ancora molto speranzoso, non solo speranzoso, ci siamo rimboccati le maniche e stiamo lavorando. Ci sono una serie di piccoli comuni che mi hanno chiamato, ormai mi chiama circa un comune al giorno, e quindi le comunità energetiche veramente spero che cominceranno a diffondersi prima a macchia di leopardo e poi cominceranno anche a unirsi. Questo è il punto, diciamo, di cammino. È chiaro, ci vuole un po' di massa critica, quindi dobbiamo essere un po' di gente che si mette insieme e lavora. La gente si guarda intorno, dice ma che sono questi soldi, ci sono, non ci sono, il bonus 110%, c'è, non c'è, ma poi è complicato. Però c'è da dire che chi ci sta mettendo di buzzo buono lo sta facendo. E questo è quello che vogliamo fare noi. Lo vogliamo fare in Europa, lo vogliamo fare in Africa, lo vogliamo fare con i colleghi statunitensi, lo vogliamo fare con chi a livello territoriale micro e chi vuole pensare globale
globalmente è a disposizione. Noi siamo a disposizione e vedo pure che c'è un sacco di bella gente qui con noi, quindi secondo me già che stiamo qua tutti quanti vuol dire che dei passi avanti li stiamo facendo. Grazie Andrea. La parola a Jenny. A che punto vedo la transizione ecologica? All'inizio, siamo proprio ai primissimi baby steps. Per quanto riguarda il livello europeo, diciamo che almeno dall'Europa arrivano delle indicazioni chiare su quella che deve essere la programmazione e pianificazione degli Stati membri. Quindi a livello italiano abbiamo il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che deve seguire delle linee guida, in particolare si parla delle 7 iniziative faro che vengono dalla Commissione europea, dove uno degli aspetti è quello di Power Up, e si parla di sostenere il ricorso a fonti energetiche rinnovabili e la diffusione di tecnologie pulite entro il 2030. Questo è solo un esempio di questi 7 pilastri. E ci sono anche dei vincoli di destinazione. I fondi non sono, cioè i fondi devono essere, per così dire, good debt, nel senso che devono essere funzionali, come diceva anche Luigi prima, alle prossime generazioni. Quindi uno dei constraint, tra virgolette, dei vincoli che sono posti ai Stati membri sono la destinazione di 37% della spesa totale ad azioni per il clima, per esempio, oppure il 100% della spesa deve seguire il requisito di do no significant harm. Questo è un altro aspetto che riguarda la sfera sociale. E per ultimo abbiamo, diciamo, come altra nota positiva, il fatto è che a livello nazionale il piano che c'è, che coinvolge tutto il territorio, è poi declinato nelle regioni e andrà in modo sempre più capillare anche nei territori più piccoli, come possono essere poi i comuni. Infatti il fatto che venga contattato il professore da parte dei comuni che vogliono intraprendere questo cammino di transizione ecologica è un segnale positivo, anche se ci sono ancora molte realtà che anche non solo del settore pubblico, ma anche le PMI, che fanno il 95% della nostra economia, non sanno, cioè non vedono le potenzialità della sostenibilità o non conoscono questi temi. Quindi c'è di buono che diciamo, il nostro, cioè la nostra economia, i nostri politici, i nostri imprenditori sono avviati a un percorso di sensibilizzazione, ma c'è ancora tanto lavoro da fare per riportare tutto questo in azioni concrete, in un aggiustamento anche dei modelli di business e di veicolare i fondi pubblici verso queste attività in modo concreto. Quindi questo mi sento di dire su questa domanda. Grazie mille Jenny anche per gli spunti molto interessanti sulla struttura dei fondi e su quello che arriva dall'Europa. Luigi, a te adesso intervento. Grazie. Siamo all'inizio, sono d'accordissimo, e bisogna che sia un inizio corretto, bisogna iniziare col piede giusto la strada della transizione, perché appunto il rischio di una transizione sbagliata, non dimentichiamocelo, c'è sempre il rischio di far pagare la transizione a chi non ha inquinato. Tra l'altro il principio che inquina paga fa parte anche dei trattati dell'Unione Europea. Il rischio di far pagare la transizione a come è successo in Francia, no? Quei gilet gialli, o il rischio che la transizione non vada a colpire comunque le fasce più deboli, c'è. Questo non dobbiamo mai dimenticarcelo. Cioè non dobbiamo dimenticarcelo anche perché altrimenti la transizione può non sembrare così appetibile come in realtà è. Se noi rischiamo di anche fare un passo falso, no, nel lungo processo di transizione, essendoci già anche una coscienza in sviluppo, non sviluppata, ma in sviluppo, ci può essere questo rischio assolutamente da tenere in considerazione, che poi i temi come la transizione siano molto ossetizzati, molto alienanti e anche molto poco condivisi. Per esempio, facciamo un esempio,
se ci dovesse essere facciamo esempio dei sussidi ambientalmente dannosi, i sussidi ambientalmente dannosi che vanno assolutamente trasformati, se non vengono trasformati in un processo che garantisce all'agricoltore, all'azienda agricola che utilizza quei sussidi per il trattore, per i mezzi, per rientrare nelle spese, di poter continuare a rientrare nelle spese e continuare comunque a sopravvivere come azienda agricola, ecco, quello è un problema. Quello sicuramente è un problema. E per quanto riguarda i soldi che provengono dall'Unione Europea e la legislazione europea, ora è stato approvato la nuova, che è stata approvata all'inizio dell'approvazione del lungo e tortuoso processo di legiferazione europea, la Climate Law, ma dobbiamo sempre ricordarci di fare attenzione ai numeri che vengono detti. Un 55% e 57% al 1990 non sono comunque totalmente in accordo con quello che la scienza dice per rimanere sotto il 1,5. Quindi sì, siamo all'inizio, ma non stiamo iniziando col piede giusto, assolutamente. Grazie mille Luigi. Mi fa molto piacere che i più giovani sono estremamente preparati e sono sicura che Andrea insomma, mi comprenderà. Noi siamo i soliti diversamente giovani, ma mi fa veramente un enorme piacere che i nostri ragazzi siano estremamente preparati su questi aspetti, su questi temi. E adesso questo ci porta quindi all'ultima domanda, quindi dalla transizione ecologica che per qualcuno di voi è già iniziata, muoviamo verso gli eventi pre-COP e COP. Quindi vorrei chiedere a ciascuno di voi qual è il vostro messaggio finale di accompagnamento verso questi eventi così importanti per i giovani soprattutto, io dico. Prego Andrea. Messaggio finale è ora di muoverci. Make your move. Now. Bellissimo Andrea, ne faremo uno slogan se ci permetti e ci consenti. Ok, grazie. Jenny, prego. Stavo dicendo, non mi sono preparata una frase ad effetto, però direi che sicuramente non potrà andare così male come nel precedente COP 25 e sono molto fiduciosa anche in vista del nuovo assetto, diciamo, economico mondiale, anche a livello di, come dicevo prima, dal fatto che gli Stati Uniti siano entrati nuovamente nel Paris Agreement e siano appunto uno degli attori principali all'interno del COP26, è diciamo, un segnale è un segnale positivo. Noi giovani ci siamo, e infatti l'Italia come da evento che ci sarà qui a Milano nel pre-COP, nel Youth for Climate Initiative, prevede proprio un momento dove i giovani possono esprimere la propria voce, e quindi noi come rete siamo pronti per quanto riguarda anche un documento concreto come quello del piano, perché non è solamente quella di portare avanti sicuramente la voce come, diciamo, come si fa nell'attivismo, no? C'è un problema, dobbiamo point it out, ma anche essere propositivi e attivi nelle soluzioni. Quindi questo è un po' il nostro approccio e sono assolutamente ottimista, ma sempre con quel, diciamo, retaggio alla Greta Thunberg del dobbiamo sempre cercare di fare di più e di portare in azione quello che ci diciamo a parole, insomma. Grazie mille Jenny, e di nuovo ribadisco quello che ho detto poc'anzi, la grandissima preparazione ma anche determinazione dei nostri ragazzi e il fatto di proporre delle soluzioni, cosa che ahimè noi diversamente giovani in diversi ambiti della società e soprattutto della politica non facciamo. Quindi altro secondo punto strike direi a vostro favore. Luigi, prego, a te la conclusione su questo primo round. Grazie.
Non c'è più tempo, che secondo me non è solamente uno slogan, non è solamente un leitmotiv, è una frase che dobbiamo stamparci in testa, scriverci ovunque, ripetere ogni mattina quando ci alziamo prima di rifare il letto. Non c'è più tempo, no, veramente non c'è più tempo, la scienza su questo è chiara. Questa è l'ultima COP che può dare davvero, l'ultima COP, che può dare davvero l'impronta decisiva che può veramente riuscire a cambiare l'indirizzo fossil fuels che abbiamo preso. Questo perché? Perché questo è l'ultimo decennio che abbiamo, questo è il decennio decisivo. Tra l'altro, frase ripetuta anche da Biden poco fa al summit sul clima, è il decennio decisivo. Questo è l'ultimo decennio per avere veramente, scientificamente, non politicamente, scientificamente, la possibilità di rimanere sotto 1,5 gradi. L'ultimo decennio che abbiamo, e se non iniziamo ora, con tutta l'inerzia di un processo di cambiamento di questo tipo, se non iniziamo ora a cambiare, non iniziamo ora a riconvertire da domani ad abbattere le nostre emissioni, sicuramente non riusciremo a restare sotto gli 1,5 gradi. Ecco perché informarsi, informatevi, informiamoci e tutti quanti dobbiamo veramente, veramente, veramente chiedere una giusta transizione ecologica. Grazie mille Luigi, grazie. E allora a conclusione di questo primo tavolo, mi dispiace che i nostri altri due relatori, Maria Grazia ed Edoardo, ci abbiano dovuto lasciare, ma direi che veramente è stato un tavolo ricco di spunti e di scambi intergenerazionali, e questo elemento è un altro degli elementi chiave che si riallaccia al concetto di giustizia climatica ed equità sociale. E adesso lascio la palla al nostro Domenico per continuare la nostra diretta. Grazie. Grazie mille Paola. Continuiamo con lo Youth Champion di questo tavolo. Abbiamo deciso quest'anno di chiamare anche ospiti che vengono da altre branch del Climate Reality. Prima di farlo però ricordo e invito anche i relatori a unirsi alla nostra side room. Nella side room potreste eventualmente, se volete, unirvi nel creare questa mappa che stiamo condividendo tramite un Padlet, e se volete fare delle domande anche ai nostri relatori. Invito quindi Andrea, Luigi e Jenny a unirsi tramite il bottone delle breakout room. Potrete vedere che c'è la funzionalità per entrare, e chiunque voglia andare a incontrarli può unirsi altrettanto. Un'altra nota tecnica: ora faremo l'intervista allo Youth Champion in inglese. Potrete ascoltare la traduzione in italiano cliccando sul canale N, quindi sul canale inglese. La nostra Asia, che ci sta supportando nella traduzione, adesso farà la traduzione al contrario. Quindi grazie ancora ai nostri relatori. Invito Joyce ora a unirsi. Hi Joyce, how are you? Are you there? Hey everybody, Asia pa, buenos días, o buenas tardes, boa tarde. How are you going, guys? How are you doing? Really happy to be here. Oh, it's a pleasure for us to have you here. Thank you for joining. And yeah, we are in this table properly talking about energy transition, just transition, and so on. I think that you heard also a little bit, you understand also a little bit. And yes, the first question is to introduce yourself, and also the very, very important things that you are doing about energy and about also just transition. Tudo bem. In case I speak a lot, just let me know regarding the time, because I get excited. So hello everybody. Yes, I'm Joyce Mendes. I'm basically from the border of Brazil, Paraguay, and Argentina. We call a Terra das Águas, or the land of waters, because it's where we have the Iguazu Falls. We have one of the biggest rivers of South America, which is the Paraná River, connecting Paraguay and Brazil. And we have the Guarani aquifers. So I grew up, honestly, having this strong relationship with water. However, we have a lot of inconvenience regarding like environmental, not just management, but as well as governance in the region. And as is in a transboundary region, I got to understand actually that waste, climate, they don't have borders.
So in an area, right, in Paraguay, you were, putting some kind of agrochemicals, and as well as in Brazil, obviously Argentina will be affected and so on. So basically, back in 2015, I started co-founding several grassroots organizations and initiatives locally first, in order to, well, let's empower youth, let's first join the youth from the region, and let's try to make an agenda, right? A roadmap of like the youth needs, and obviously regarding sustainability, youth participation, and citizenship. Afterwards, the movement was growing. We got to getting 24 cities of the Paraná Basin. But we understood that if we wanted to change, obviously, our territorial reality, we needed data and information. That's how we actually went to co-found the Foz do Iguaçu Environmental Observatory. And we are working with a lot of public policies. So just for you to have an idea, since 2016, we got to develop and to approve the local environmental education public policy. We are on our way to develop the waste management public policy, and also we are working in climate adaptation in the triple border, right? In the transboundary level. This is at a national, local level, but obviously I try to have this local thinking, from global to regional to national and local. So that's pretty much it. A little bit about myself, and well, yes, I'm a techno-shamanist. That means I study ancient, not just ancient or indigenous and traditional, especially Amazonian and Andean technologies, into how to apply them right now for this climate breakdown. Due to my ancestors, my mom's family, they are from the Wayuu community of the north of Colombia. So it's kind of a mixture of everything. This is kind of me. Wonderful, wonderful. Really, you did a lot of things, and properly regarding the indigenous knowledge and the role of indigenous people also in the transition. Yes, can you tell us about your activities to fostering local development, also like taking care of the indigenous and local traditions? Yes, so sometimes whenever you think about indigenous peoples or indigenous knowledge, you tend to think that is something from the past. That is a knowledge outdated, that is a knowledge that cannot be applied, that is a knowledge that cannot provide solutions to the current, not just climate, but ecological and societal crisis. However, that is wrong. If we study, if we see actually several civilizations of Mesoamerica, Aztecs, Mayans, and so you realize they had cities, and they have mega cities where there were like thousands and even millions of people living, and somehow they got to manage sustainable agriculture and the sustainable relationship with land. Especially what I study is called the Summa Causae, and a translation to Spanish, not completely right, but it will be el buen vivir, bon viver, the well living, right? So this proposes, this is a huge cosmoview from maybe the Amazonian peoples or the Guarani communities that they have kind of adopted me. It's called the Ñandillara. And it's basically to understand the relationship with nature in not an extractive way, in not appropriating for nature and not imposing kind of this market economy, but understanding the logic of nature, working around it, and understanding the means of prosperity, what prosperity means, interpersonal and community level, applying collective intelligence, understanding that my actions here influence your actions and vice versa, right? So basically, what we have been doing is understanding kind of these principles, these foundations, and try to incorporate them into public policies, try to bring them into youth movements, try to bring them into several grassroots movements in methodologies. So for example, one example that we are
working to develop the public policies that I mentioned previously is the participatory methodologies. I don't know if you have heard about social cartography and so what we are trying to use is methods to empower the community and decolonize as well certain practices. So for example, it's not that I'm saying that data or satellites cannot give us data. No, I'm saying that peoples, they are an amazing source of information and exactly for territorial management. So what we have realized is that people, they understand the memory of a place, the history of a river, of an area. And in order to propose, right, not just policies, but also dynamics to respond to this to this climate breakdown, we need to acknowledge history. We need to recognize cultural and local values. We cannot impose a model, right? We cannot bring something and say, okay, this is it, this is what we're going to do. So what we have been doing locally is to learn to listen, to learn to understand to people and to map this knowledge. So social cartography, a lot of kind of, not just talking, but also mobilization and obviously linguistic recovery. So in the border, we speak basically Portuñol, right? Like Spanish, Portuguese, but there is also the Guarani language, and it's the language of the indigenous peoples from like the south of Brazil, north and that part of Paraguay, Uruguay, even, Argentina, Bolivia. So it's even to decolonize that and to learn Guarani in order to communicate as well. So we are developing projects in communication in Guarani about how to protect the aquifers. So this is kind of one example that I can give you. Thank you very much also for this great overview on the activities that you did with the indigenous knowledge. And I very appreciate when you say that people are also a source of knowledge. They know, they also feel more the place. And before, as I said, we were talking about energy communities. And I know that energy is also another great activity that you are doing in your life and your action as a climate activist. So, will you tell a little bit more about the Youth Energy Hub and that experience? All right. So, okay, I'm going to continue kind of the story. So, I thought 2015, 2016, 2017 actually. We got to co-found locally in Brazil, well, in the border, the Latin American Observatory of Geopolitics of Energy. So because in our area we had huge hydroelectrical plants, and as well they are in a process of negotiation of the energy revenues and taxes among countries. So one of these hydroelectrical plants was kind of, it's called a solution of sovereignty of a border for Brazil and Paraguay. However, we realize that if youth is not involved in the negotiations, and even if maybe youth, they don't understand what that is about, we're gonna lose an opportunity as well to design and to kind of shape that future that we want, especially to prevent conflicts. So in that way, I got to know like youth, as I said, from all Latin America, because of the university where the observatory is host is the Federal University for Latin American Integration. So in the observatory, we have youth from almost 7-8 countries of Latin America. And from there, we started understanding, wait a minute, this is a small reality, of Latin America, but what about the other countries? So it was unbelievable that we understood. We didn't actually understand the reality, for example, Mexico, Central American, Caribbean countries regarding energy transition, even though we have certain similar realities, obviously, to be countries with a background, a colonial background. How are we going to do now about energy transition? So in this way, I started joining groups, and one of them is Student Energy. But inside the Student Energy, there is an initiative that is called the Latin American Student Energy Summit.
And it was going to take place physically this year in August. However, obviously, due to this pandemic, we realized we cannot stop the energy alphabetization and the energy literacy for youth in this moment, right? So what we did is that we are creating right now a platform where we are going to include artificial intelligence, virtual reality, augmented reality to teach energy transition. So by August, we're going to have this online summit, but we want to engage around 10,000 youth from Latin America. And this material will be available online. And it's not just for Latin America, it's just that mainly the languages will be Spanish, Portuguese, and English. So even if you guys, if you want to understand more about our realities, contribute, and even understand the Latin American perspectives in energy transition, just join us. It's going to be absolutely great. I can leave you later on the links in the chat. And also the last part is that the last years I also been studying how these paradigms of Summa Kaiosai or Nyandereko can be applied to energy transition. And what I can tell you is that collective intelligence, obviously, and understanding the dangers, not just the dangers, but the limits of climate capitalism and applying to our local realities. That's what I can tell you. Thank you very much. And you give really a full overview of your experience, and also for us that we are preparing for the pre-COP negotiation, and also all the path that we are doing towards the great events has been very, very useful. And on that, I want to ask the last question to you, like a message, a final message that you want to leave to our activists, both Italian and international, also towards these great events. Yeah, so guys, even youth and non-youth, but like for youth first, it happens that we are young in this period, right? Everybody's talking about, obviously, the SDGs agenda. So if we see, okay, till 2030 is going to be 9 years more. So it's been almost 15 years of our youth life, okay, investing in this perspective, in this construction. However, we need to understand this post-2030 agenda and this new post-COVID society. I will say that whatever which area you are now, doesn't matter if it's not science or arts, everybody needs to be involved now in climate action, right? We have amazing groups as obviously Climate Reality, and I see you guys are very organized. Don't try also to create the wheel now from scratch, trying to join other initiatives. We don't have that time, but obviously try to apply and to translate that knowledge into your community. By community, I can talk about even household, school, friends. That is your community. What is the climate breakdown meaning for them? And let's understand that. Let's study history as well. Let's learn from the not that young people, because it's not that we don't have that time, but we need to understand what obviously happened, to maybe don't try to have the same mistakes, especially now. And so that will be intergenerational dialogue and justice. And last but not least, it's time to cooperate. So especially in Latin America, we realize this. We want to cooperate with other regions. We would love to cooperate with you in programs in education and so international cooperation is fundamental, like this will take into a future of possible real climate governance. And it will be you, me, we will be the ones designing that future global system. Muito obrigada. Mille grazie. Grazie a te. Thank you very much. I don't know, Thank Paola, you very if you want... much. Yes, I'm totally amazed, and you transfer us your pure positive energy, hope, determination, and many other things. So I just wrote something in the chat,
Amazing, fantastic. I just can't believe that at your age you've done so many things already. So amazing. I'm sure that you are a source of inspiration for everyone here. And please keep up all your great work and let's cooperate together, you know, among the different parts of our planet. This is very important. This is very important. Thank you so much, Joyce, for being with us today. Thank you, dear. Thank you. Thank you, Joyce. And let's stay with us a little bit, because we will open the floor for a few questions, both for you and also for the other speaker. I will say also in Italian. Se avete domande sia per Joyce che per gli altri relatori, adesso abbiamo un piccolo spazio di domande di una quindicina di minuti, quindi fatele pure sia in italiano che in inglese, eventualmente se sono per Joyce le tradurremo in inglese. Quindi se avete domande, anche per i relatori precedenti, come dicevo. Ok, ne ho io una per Jenny. Jenny, volevo chiederti una domanda soprattutto su, come dire, come vedi la possibilità di come dire, avere un piano finanziario anche italiano che un po' rispecchia quelli che sono i pilastri dei fondi europei, come dicevi, no? E quindi come vedi, appunto, anche da un punto di vista dei giovani, quelle che sono le proposte che si dovranno presentare poi al governo. Non so se ci sente, Jenny. Ok, penso che Jenny non sia al computer. Se avete qualche altra domanda allora per Joyce oppure per Luigi, non siate timidi, questo è uno spazio che proprio abbiamo creato per creare connessione, to connect and to cooperate, as Joyce said. If there is no questions, maybe I would like to ask you, Joyce, to share a message for the youth for the pre-COP and COP events, hoping they will take place this year. Thank you. Yeah, thank you. Okay. So basically, it's going to be COP26, right? So it's almost the same age that I have. It's been 26 years, right, of discussions. We see obviously Paris Agreement, and so it's been my whole life. So since I was born, and even before, we understand this emergency. However, I still think that obviously we need more ambition, and also we need to get there, and it's complex right now, obviously, because we have this agenda of the COVID recovery, right? So apparently the perspectives and the priority of the countries is other. However, it's the same, it's part of it. So understand obviously that COVID-19 is just a systemic externality, in the way that obviously climate change it is, just in a bigger level. So I will ask obviously to re-understand and push for more ambition, and not just the ambition, but the clear mechanisms, especially on financing. And I will tell you, climate adaptation. Look, it's no longer like a luxury to talk about climate adaptation. It's a reality, climate change. We need to learn to live with it. However, we need to work on resilience. And for adaptation, we do need the financing, right? Especially to understand clearly the mechanisms of financing. And perhaps, obviously, to understand that everything climate adaptation is not related to
gray agriculture infrastructure, but also to green infrastructure, nature-based solutions, ecosystemic services. Try to bring this perspective. I think this will have to be in the pre-COP and also in the climate negotiations. Thank you very much, Joyce. And so, if there aren't any other questions, we can close this table. Possiamo chiudere questo tavolo. And the next table will be at 4 Central European Time. Quindi il prossimo tavolo sarà alle 4. Ecco una nota. Approfitto di questo tempo che abbiamo per spiegare anche un po' di come adesso andremo avanti nei prossimi tavoli. Ci saranno 2 tavoli paralleli, uno sul tema il futuro è ora, The Future is Now, e l'altro sul tema giovani. Avete ricevuto, quelli che si sono iscritti all'evento, il link per andare nei 2 tavoli, quindi per il tavolo The Future is Now rimarremo in questa stanza, invece per il tavolo Youth Engagement e Giovani ci sarà la stanza parallela. Adesso condivideremo anche in chat il link per entrare e nel frattempo ricordo sempre la possibilità di lasciare qualche pensiero, qualche come dire, spunto tramite il nostro Padlet. Magari Paola, se vuoi, puoi dirci anche 2 parole di come è strutturato e di come adesso, come dire, abbiamo organizzato queste aree, di questo muro virtuale che abbiamo creato per attaccare post-it, pensieri, eccetera, eccetera. E vi ricordo anche un'altra cosa, presto condivideremo il nostro diario di bordo. Come diceva Paola all'inizio, questo evento è all'interno di un ciclo di eventi all'interno di All for Climate, un'iniziativa del Ministero della Transizione Ecologica che poi guida e porta sino alla COP. Abbiamo già fatto 2 eventi e una serie anche di seminari a corollario. E quello che vogliamo fare è proprio costruire un percorso e far compartecipare anche gli ospiti. Come dire, l'approccio partecipativo che ci citava Joyce è una cosa che un po' ci piace, quindi abbiamo deciso di, come dire, dare questi strumenti, il diario di bordo e il Padlet, per dire un po' la vostra, quindi anche lasciarci il vostro spunto verso questo percorso che stiamo facendo insieme. Quindi se non ci sono altre domande, io ora diciamo farei una pausa, se sei d'accordo Paola. Allora, ci vediamo alle 4 e tornate sempre sui link che vi ho detto. Adesso noi manderemo un po' di musica per, come dire, anche rilassarci e stendere un po' le gambe, cercare di riprenderci dopo queste 2 ore molto intense. E ci vediamo quindi alle 4 puntuali. Iniziamo su questa room e sulla room parallela. Grazie, a dopo.
Eccoci qui di nuovo, spero che siete riusciti a fare una buona pausa, magari un caffè, un pochino di stretching tra una tavola rotonda e l'altra. Adesso, nell'attesa di iniziare la nostra seconda tavola, anche questa sono sicura moltissimo ricca di contenuti ed estremamente interessante, vorrei lasciare prima la parola alla nostra Paola Valandro per raccontarci un pochino quello che ha raccolto all'interno del Padlet. Prego Paola, e se vuoi anche condividere magari il link in chat. Sì, allora, intanto questo è il link al Padlet. Se volete lo posso anche condividere, provo a condividere lo schermo così lo vedete. Spero che riusciate a vederlo, eccolo qua. Ma insomma, intanto ho cercato un po' di raccogliere gli spunti che sono venuti dalla prima tavola rotonda e anche dall'esperienza di Joyce, e quindi anche così una voce che viene dall'altra parte dell'oceano, ma che ricorda a tutti noi cose che riguardano tutte le comunità. Sono venute fuori anche delle, come dire, non solo delle riflessioni, ma anche delle proposte molto concrete, come quelle comunque di sostenere le comunità energetiche e lavorare molto di più su questo concetto di comunità e di condivisione, proprio perché, voglio dire, tutti hanno ribadito che non c'è appunto ripresa verde senza equità, senza questa attenzione alla comunità, agli altri, a chi ha meno, a chi è più in difficoltà, perché aiutando chi è più in difficoltà aiutiamo tutti quanti, insomma, tutti stanno meglio. Quindi questo è un po', secondo me, quello che è venuto fuori, poi con alcune riflessioni anche interessanti e molto critiche da parte soprattutto dei giovani, che hanno sottolineato quello che manca, quello che dovrebbe essere e che non è stato, e che ci auguriamo anche con gli input che verranno dalla COP26 venga recuperato. Ecco. Io mi fermerei qua per il momento, per non togliere troppo tempo al tavolo che si apre. Adesso interrompo la condivisione, comunque potete accedere a questo Padlet e aggiungere, se volete, qualche vostra riflessione aggiungendo un post-it molto semplice. Grazie. Grazie mille Paola, è veramente molto interessante ed è anche molto prezioso il tuo lavoro di raccolta dei vari pensieri e di integrazione
e questo ci ricorda proprio che comunque siamo in un'ottica sistemica, quindi noi oggi stiamo comunque lavorando, ragionando, provando ad affrontare i problemi, ma anche le soluzioni proprio in questa modalità. E questo strumento digitale ci sta veramente dando una grandissima mano con il tuo aiuto. Allora, adesso chiediamo, prima di cominciare la nostra tavola rotonda e di presentarvi intanto i nostri graditissimi ospiti, al nostro Domenico Vito, se è pronto un video che volevamo farvi vedere, un breve video introduttivo. Domenico? Ok, allora, intanto che Domenico sta facendo partire il nostro video, è un brevissimo video di circa 3 minuti, giusto per scaldare i motori. Our water, our food, our air, our health, our security, our economy are all connected to what happens to weather and climate. I'm convinced we actually have the solutions and technologies at our fingertips to get going and solve this problem. So that means that there are going to be new people employed in that sector. We get to build the future we want. It hasn't happened yet. The future is ours to choose. Eccoci qui, allora grazie mille Domenico per questo breve video introduttivo. Per quanti di voi ancora non conoscono Project Drawdown, come ci diceva anche prima il nostro Luigi, ha diciamo già individuato tutta una serie di aree di possibili soluzioni per la crisi climatica, quindi vi invito, quanti di voi ancora non conoscono questa importante realtà a livello internazionale, di andare a cercare il loro lavoro. E andiamo adesso a iniziare la nostra tavola rotonda, questa seconda tavola rotonda, con i nostri ospiti. Allora, inizio a presentare Pietro Spataro per Environ People, e posso dire anche con grandissima felicità e orgoglio che il nostro Pietro è un nostro Climate Reality Leader. Poi vi presento in sequenza Luca De Carolis per Economy of Francesco. Benvenuto Luca. E poi abbiamo Luigi Di Marco per Asvis, e anche qui Luigi, se me lo permetti, sono molto contenta se posso dire che anche tu sei un nostro Climate Reality Leader, quindi benissimo, benvenuto. Con orgoglio tra l'altro. Benissimo, benvenuto, e abbiamo anche a questo secondo tavolo di conversazione il nostro Luigi Ferrieri Caputi per i Fridays for Future Italia. E anche questo secondo tavolo, anche questa seconda tavola rotonda vedrà due moderatori, quindi mi alternerò con la nostra Paola Valandro e abbiamo per voi una serie di domande, precisamente 3 domande, e avete circa un 5-7 minuti a testa. Prima però di iniziare con le domande, chiederei a ciascuno di voi, a partire quindi da Pietro, poi Luca, poi Luigi e poi Luigi ancora, abbiamo 2 Luigi a questo secondo tavolo oggi, di fare una brevissima presentazione su di voi e poi partiamo con il giro di domande. Prego Pietro, grazie mille. Grazie a voi. Ditemi se mi sentite, così almeno posso partire in tranquillità. Allora, io mi chiamo Pietro Spataro, sono un Climate Reality Leader da quest'estate,
in realtà sono uno degli ultimi formati, e sono laureato in Scienze della Terra, in particolare con focus sulla climatologia e poi anche in management. Sono interessato di queste tematiche da molto tempo, ho organizzato varie iniziative come hackathon o altri eventi online, soprattutto in questo periodo da Covid, in cui vederci dal vivo non era possibile. E poi come ha detto Paola, ho fondato con fantastici amici questa no profit per fare educazione climatica nella mia zona e non solo, anche online, e si chiama Environ People. Quindi grazie per avermi invitato. Grazie a te Pietro per aver accettato il nostro invito, e adesso passiamo la parola a Luca De Carolis. Prego Luca. Ciao, grazie per l'invito, ringrazio anch'io per l'invito, sono molto felice di essere qui con voi. Allora, io vengo qui come referente di Hub Milano, un hub di Economy of Francesco, questo movimento di 2000 giovani da tutto il mondo che doveva incontrarsi l'anno scorso, l'anno della pandemia, a marzo, ad Assisi, però poi questo non è accaduto, insomma, come sappiamo, per ovvi motivi, però abbiamo iniziato un processo insieme. E a me piace definirci un po' come una startup, cioè non abbiamo ancora una forma stabile, però sento e vedo che c'è tanta energia, c'è tanto fermento all'interno, e quindi a Milano ci stiamo dividendo, abbiamo fatto, diciamo in questo modo, 80% scelte quotidiane di responsabilità, 20% di progetti, cose da fare insieme con altre realtà. Benissimo. Con che fine? Vabbè, con che fine? Con il fine di prendersi cura di questa casa comune. Bellissimo. E la cura della nostra casa comune è qualcosa di estremamente importante che sta davvero molto a cuore a tutti noi. E adesso lascio la parola a Luigi per il segretariato di Aspis. Prego Luigi. Sì, ecco, dunque, io voglio dire, ho i capelli bianchi, la mia storia, se ve la devo fare, è troppo lunga. Comunque, io mi occupo di queste cose da 35 anni, quando l'IPCC, per esempio, non esisteva ancora. Ma voglio dire, ho avuto una vita molto difficile perché non ho poi trovato un mercato del lavoro o una cultura politica imprenditoriale che fosse molto attenta su questi temi negli anni 90. Verso la fine del primo decennio di questo millennio ho cominciato a occuparmi, diciamo, abbastanza intensamente alla tematica, lavorando con i comuni, elaborando piani d'azione per l'energia sostenibile. Nel frattempo vivevo anche a Bruxelles, all'epoca viaggiavo, e per cui insomma il mio inquadramento su queste tematiche è stato alimentato diciamo dal clima europeo, che nella media sicuramente più attento che non il nostro nel quadro nazionale. A un certo punto mi sono stancato di lavorare con i sindaci perché le cose non andavano avanti, ho visto che invece organizzazioni della società civile come l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, che posso dire non l'ho creata io, ma fin dall'inizio del 2016 ho dato il mio contributo per alimentarla, e mi sembra che finalmente insomma ho trovato la dimensione ideale in cui effettivamente quello che credo che bisognerebbe augurare a tutti, trovare la propria dimensione umana e professionale, guadagnarsi la vita, poter, voglio dire, ricoprire un ruolo sociale che sia soddisfacente, che ti consenta anche di sbarcare il lunario. Ecco, questo detto in parole povere. Grazie mille Luigi, e so benissimo cosa vuoi dire riferendoti non tanto ai capelli ma all'età, cioè agli anni spesi diciamo nello studio, nel lavoro su queste tematiche. Grazie molte. E adesso Luigi, il nostro Luigi per i Fridays for Future Italia. Prego. Ancora buonasera a tutte e tutti, sono Luigi, penso si fosse capito, c'è scritto.
studio e vivo a Firenze, ma sono di Livorno, e nel tempo che rimane faccio l'attivista con Fridays for Future Italia. Molto, molto semplice come presentazione. Benissimo, benissimo Luigi. Allora, grazie mille per questo brevissimo giro di presentazioni. Per quanti dei nostri ospiti, sia qui in sala che sulla nostra pagina pubblica Facebook, non ci hanno seguito nel tavolo precedente, e adesso allora iniziamo con questo giro di domande. Quindi vi chiedo gentilmente di mantenere lo stesso ordine, quindi Pietro, Luca, Luigi e poi ancora Luigi. E come dicevo prima, mi alternerò nelle domande con la nostra Paola Valagro. Allora, per iniziare vorrei partire dal tema dell'innovazione e vorrei chiedervi, secondo voi, che tipo di innovazione serve ad oggi per cambiare davvero il paradigma economico, sociale al momento utilizzato per migliorare il nostro impatto sul pianeta? Ok, provo a rispondere. Sono il primo, rompo Grazie. il ghiaccio, che è quello che so fare meglio. A parte mi devo mettere il timer perché potrei parlarci per 40 minuti a riguardo. Partiamo dal presupposto che la parola innovazione è la parola del momento più abusata in assoluto, no? Soprattutto se mi sente parlare sempre, però è una parola essenziale. Essenziali per molti motivi, ed è essenziale soprattutto quando parliamo di transizione ecologica o, come l'ho studiata io, decarbonizzazione. Io sono un amante dell'innovazione, mi sono scoperto amante dell'innovazione dopo che ero uscito dalla triennale e dalla magistrale in scienze della terra, ma mi ha sempre affascinato e mi affascina ancora di più, e mi ha affascinato ancora di più quando ho cominciato a parlare di decarbonizzazione. Perché ci serve l'innovazione? L'innovazione ci serve per un sacco di motivi, e forse quando si parla di innovazione si pensa sempre a magari una nuova idea che cambia il mercato, che cambia la nostra società, e secondo me non è vero. Quando si parla di innovazione si parla sì di nuove idee, ma che portano qualcosa di completamente innovativo, ma anche di soluzioni che riducono per esempio le difficoltà di portare avanti un processo, portare avanti un piano e così via. Quindi, per esempio, quando parliamo di clima, quelle soluzioni che possono ridurre il costo della transizione. E questo perché il cambiamento climatico deriva da tanti fattori, e uno di questi, comincerò da questo, uno di questi è diciamo è una parte molto molto sostanziosa, sono il nostro consumo di combustibili fossili. E quando parliamo di combustibili fossili, perché usiamo combustibili fossili? Perché sono comuni, perché sono poco costosi, perché si trasportano bene, e perché ci mettiamo tanto a fare una transizione. Se pensiamo dal carbone all'oil, quindi al petrolio, dal petrolio al metano, e dal metano alle rinnovabili, quindi ci mettiamo tanto. E poi, come ho detto, sono veramente, veramente economici e diffusi. E qui mi ricollego al fatto che un tempo si cominciò questo discorso parlando di mancanza di risorse, e ora invece dobbiamo mettere in chiaro che le risorse ci sono. Quindi quello che bisogna fare è trovare un modo per far sì che le soluzioni alternative siano convenienti, quanto almeno abbastanza convenienti da essere una soluzione alternativa reale. E quindi quando si parla di innovazione si può parlare di qualsiasi cosa. Parliamo di innovazione nel settore dell'energia, quindi dobbiamo parlare di non solo risolvere il problema, per esempio, della variazione giornaliera, stagionale, delle rinnovabili, ma anche di come accumulare l'energia, per esempio, o di come diffonderla, perché se in Italia siamo messi abbastanza bene, perché siamo baciati dal sole da nord a sud, ma magari in un paese più verso nord ci sarà bisogno di
un movimento dell'energia più lungo di quello che immaginiamo ora, dove in Italia abbiamo una rete capillare che produce energia settorialmente. Ma dobbiamo anche pensare per esempio ai trasporti, come dicevano nell'immagine. Pensiamo alle merci, pensiamo al trasporto ok, c'ho ancora un po' di tempo, parliamo di trasporto di merci marittimi, per esempio. Il settore, per esempio, delle navi cargo è uno di quelli che inquina di più in assoluto e sta continuando a crescere, crescerà anche perché abbiamo bisogno di portare le merci in paesi che un tempo erano in via di sviluppo e che ora si stanno indirizzando verso un tenore di vita che gli permette di acquistare. Ora, se noi dobbiamo aumentare questo settore, aumentare le navi merci, le navi mercantili, eccetera, dobbiamo trovare delle soluzioni per ridurre le emissioni. E se aspettiamo che l'Organizzazione Internazionale per il Settore Marittimo faccia qualcosa, siamo un po' a rischio. Abbiamo bisogno di innovazione in quella direzione, abbiamo bisogno di innovazione anche per il trasporto su ruote, dato che la maggior parte del trasporto in Italia deriva dalle ruote, deriva dai camion, per esempio. Ma dobbiamo parlare anche di innovazione per esempio il business, per trasformare, gestire i nostri business. In Italia abbiamo piccole e medie imprese un po' ovunque, più del 95% delle nostre imprese sono piccole e medie, dobbiamo portarle verso una via verde, che non può essere semplicemente l'introduzione di un ISO specifico, tipo il 14.000. Bisogna fare qualcosa di più, serve innovazione anche da quella direzione, serve innovazione nell'educazione climatica, poiché noi stiamo provando a fare educazione climatica nelle scuole e quello che vediamo è vediamo la difficoltà di farla, anche nonostante il fatto che le scuole hanno a disposizione queste ore da dedicare. Nonostante questo è difficile parlare con i ragazzi e soprattutto se parliamo ora con i ragazzi che avranno potere economico fra 10-20 anni, se siamo fortunati, probabilmente tra 40, non andiamo da nessuna parte. Quindi dobbiamo fare educazione climatica anche per le persone un po' meno giovani e che in questo momento hanno il potere economico. E qui serve innovazione. Quindi ne serve tanta. Poi passo la parola. Grazie mille Pietro, e se posso aggiungere proprio questa prima domanda che contiene il concetto di innovazione, anche dalle tue risposte Pietro, si capisce molto bene come solitamente il concetto di innovazione ci faccia pensare al futuro, no? Ci proietti solitamente in una dimensione non presente ma avanti nel tempo e questa è un pochino anche la sfida del nostro secondo tavolo, per questo infatti l'abbiamo chiamato The Future is Now. Perché come suggerivano anche le tue primissime risposte a questa domanda, anche noi crediamo che in realtà occorra fare innovazione adesso, perché altrimenti non creiamo nessuna innovazione, non possiamo avere nessun futuro, ovviamente, a maggior ragione con la crisi climatica in atto. Benissimo, adesso passerei la parola a Luca, se hai voglia di rispondere anche tu a questa domanda. Grazie Luca. Sì, grazie. Anzitutto, insomma, 2 dettagli proprio su di me. Sono uno studente, 21 anni, terzo anno di triennale in economia, quindi questa domanda mi riguarda e c'è tanto da dire, tanto che non so. Quindi sono fortunato che mi avete chiesto innovazione tra virgolette, 1, e poi secondo voi 2. Quindi posso davvero metterla in contesto all'interno della mia esperienza, di quello che ho vissuto anche in Economy of Francesco. Ma allora, si dice spesso che le tecnologie, i mezzi, anche come diceva Pietro, le idee ci sono per poter cambiare paradigma, per poter migliorare il nostro impatto sul pianeta. Qual è il paradigma? Secondo, insomma, guardando un po' nella Laudato Si, ma anche guardandoci intorno, il paradigma è quello che mette la tecnologia al centro, il progresso al centro, e senza rendersi conto che il progresso deve essere integrale. Non deve essere solamente profitto, massimizzazione shareholder, deve essere anche stakeholder. Qui in Italia è nato un bellissimo movimento di aziende
ma anche insomma un movimento mondiale, si chiamano le Benefit Corporation, e sembra un movimento molto promettente da questo punto di vista. Comunque, tornando alla nostra domanda, quello che a me ha cambiato prospettiva è stato incontrare persone e situazioni che mi mostrassero un modo diverso di vivere il mio rapporto con il creato, con l'ambiente. Ecco, anzitutto questo, cioè parte, io penso, da un'esperienza personale. C'è un'innovazione che deve partire dai cuori, oltre che da delle nuove tecniche, oltre che da dei nuovi progetti che vanno benissimo, li stiamo facendo, però cos'è che ci motiva in questo? Cos'è che ci spinge? Papa Francesco parla della necessità di una conversione ecologica e io fino all'altro ieri non avevo ben capito che cosa questa espressione significasse. L'altro ieri vado al supermercato e forse ho avuto una di queste esperienze che me l'ha fatto capire, quindi ve la racconto. Allora, detta così a parole, per un'esperienza banalissima. Stavo passando ho il mio giro, no? Cioè, dopo 3 anni qui a Milano, io sono romano, so quello che devo comprare, stavo passando nel reparto quello per la colazione e cercavo dei cereali, i cereali miei preferiti, e a un certo punto vedo che ci sono questi cereali che Kellogg's, non è che voglio fare pubblicità, però erano bucati, cioè le confezioni erano bucate. Dentro però la plastica era intatta, quindi queste cose erano buone. E c'era un commesso che passava di lì e gli ho chiesto: ma adesso che fine fanno questi cereali? E lui ha detto: beh, li buttiamo, cioè nel senso non è che... a me lì è venuta la tentazione, io ve lo dico, di prenderli tutti e 4, rubarli e scappare dal supermercato, perché proprio per me non esiste questa cosa che si butta il cibo, ok? Però mi rendevo conto che poi la commessa si sarebbe arrabbiata con me, e la commessa, la cassiera, che colpa ne ha? Non è colpa della cassiera, è colpa del manager, della compagnia, ora non faccio nomi, però sapete, ecco, io sono tornato a casa, mentre tornavo a casa avevo la rabbia dentro. Poi sono tornato a casa, con questo, comunque uno ne ho comprato, di questi cereali, sono tornato a casa e mi è capitato di piangere. Mi è capitato di piangere perché mi sono sentito proprio impotente rispetto a queste cose, cioè quello che studio qui in Bocconi, io sto studiando in Bocconi, mi sembra talmente lontano da questi problemi semplicissimi, cioè semplicissimi da vedere, intendo, da intendere, che io mi sono sentito impotente, senza strumenti per poter affrontare questa situazione, no? E io credo che questo sia stato un modo per me per rendermi conto, questo piccolo momento di pianto che ho avuto, che il futuro manager di quel supermercato, come diceva Pietro, ce l'ho a fianco, cioè ce l'ho in classe, e che cioè è mia la responsabilità di mostrare a quel futuro manager qual è la mia esperienza del mio rapporto con il creato, qual è questa esperienza diversa che cambia paradigma, che cambia prospettiva, che ti fa... Non ti fa sprecare quella roba, piuttosto la doni a chi ne ha bisogno. Il rischio qual è? Il rischio di questi movimenti come il nostro? Che noi ci arrabbiamo, che protestiamo e poi torniamo alla nostra vita e non cambia nulla. E invece per me questo momento di pianto è stato un momento di conversione ecologica, direi. Cioè sono stato capace di piangere per qualcosa che effettivamente ferisce, offende la società, offende chi non ha da mangiare. E questo è importante perché ci permette penso io, di convertire il nostro nemico. La tristezza, ancora prima della rabbia, permette, penso, ai cuori di aprirsi, la compassione, ecco, questo. Luca, hai detto delle cose bellissime. Io ho condiviso in chat alcuni concetti e direi sicuramente la cosa che mi ha colpito di più di quello che hai detto è l'innovazione deve partire dai cuori.
Credo che sia una frase, un'affermazione di una bellezza e di una potenza straordinaria. E poi hai anche citato attraverso la tua esperienza, seppur la tua giovane età, che ti fa ancora di più onore per il fatto che tu sei qui con noi oggi e stai condividendo la tua esperienza e anche il tuo sentire, hai proprio parlato dell'importanza di cambiare la prospettiva, quindi il punto di vista e poi hai condiviso anche i tuoi sentimenti, quindi questo che cosa ci fa capire? Che sicuramente anche il condividere sentimenti apparentemente contrastanti, no? Per quello che riguarda l'emergenza ambientale e climatica nella quale ci troviamo, dalla rabbia, dalla paura, dallo sconforto, sono assolutamente completamente naturali. E mi ha colpito quello che poi hai aggiunto alla fine anche, vale a dire la responsabilità personale di fare vedere, di fare capire a chi ci sta vicino la prospettiva diversa, e sicuramente l'insegnamento che noi troviamo nella Laudato Si di Papa Francesco, e quindi tutto ciò che lui ci dice sul concetto di ecologia integrale è, diciamo, una strada, e probabilmente è la strada migliore. Quindi grazie davvero per aver condiviso con noi queste tue impressioni. Luigi, a te la parola per rispondere a questa prima domanda. Grazie. Dunque, grazie a voi. Io faccio un affondo cogliendo dalla parola innovazione. Tra l'altro, voglio dire, mi collego, credo perfettamente, sia a quello che ha detto Pietro e poi Luca con tutto il suo ricco aneddoto, che insomma anch'io sono rimasto commosso. Io ho un approccio, se vogliamo, più razionale, ma per il fatto che spesso per il lavoro che faccio queste sono le domande che vengono poste. Io in pratica ho elaborato l'idea, che non è solo la mia, ma quella che credo che vada portata avanti quando parliamo di innovazione, per precisare in termini lapidari che l'innovazione deve essere culturale e che va fatta misurandosi sul campo, perché sappiamo che non è che cambiamo prima la cultura e poi facciamo le cose, non c'è tempo. Tra l'altro, la cultura forse è anche più facile cambiarla proprio quando ti misuri confrontando con gli altri, quando hai di fronte il problema da risolvere. La stessa dimensione emergenziale è una spinta al cambio culturale, l'abbiamo visto col Covid, nel bene e nel male. Per questo era corretta l'impostazione che era stata data prima dell'avvento del Covid, che eravamo in un'emergenza ambientale e climatica, però poi questa cosa è rimasta un po' dietro, ahimè, ai noi anzi. Per il cambio culturale, però, voglio dire, abbiamo comunque bisogno di individuare quelle che sono le corrette guide scientifiche. Da un lato quelle che servono per risolvere il problema, quello ambientale, che si pone in termini di leggi della fisica, della chimica e della biologia, ma resta ancora un qualcosa distaccato da noi, separato, mentre invece quello che è proprio strettamente culturale è quello che va affrontato in termini di scienze sociali. Anche, voglio dire, le scienze che studiano le capacità relazionali, la motivazione personale, capire le motivazioni degli altri, l'empatia, eccetera. Io sposo l'idea, anzi me ne faccio divulgatore, che adesso si parla di transizione verde, di transizione digitale. Abbiamo due ministeri, è vero, che prima non esisteva, transizione verde e transizione digitale, perché è una cosa che abbiamo deciso assieme agli altri paesi europei, che per certi versi, insomma, è buona sicuramente. Ma la transizione innominata, che invece è necessario costruire, è quella antropologica.
senza la quale gli obiettivi climatici e ambientali non li possiamo raggiungere. Questo credo che, voglio dire, sia chiaro per tutti, però va costruita. Un professore di Macerata, di cui mi sfugge il nome, parlava di avere un progetto antropologico. È carina, no, come idea. Già 50 anni fa, Claude Lévi-Strauss, in un famoso discorso tenuto all'UNESCO, Razza e cultura, spiegava che noi siamo antropologicamente, noi siamo in evoluzione, ma la parte, quella di evoluzione genetica, è pressoché zero rispetto alla nostra evoluzione culturale. E tra l'altro la dimostrazione della nostra amplissima varietà di specie, ma non solo, voglio dire, nella distanza fra l'aborigeno australiano, noi, eccetera, ma c'è una varietà di specie, anche se io mi affaccio qua fuori, che sto a Roma, credo che, voglio dire, ci sono, qui su via Cimone c'è una varietà di specie enorme, anche se è una via dove i sapiens non sono tantissimi, figuriamoci se lo misuriamo su tutta la città, su tutta l'Italia, su tutta l'Europa, per andare oltre. Per cui la nostra varietà ci dimostra che le potenzialità culturali le abbiamo, ed è su questo che dobbiamo lavorare. Vi cito uno studioso più recente, alla mia età, insomma, quindi non è estinto, Lévi-Strauss, che è uno scienziato ambientale, Earl Christopher Ellis. Se vi appuntate il nome è interessante approfondire quello che dice questo signore. La causa determinante della trasformazione umana senza precedenti della biosfera è sociale e culturale. Non è biologica, non è chimica, non è fisica. In sostanza, voglio dire, vi dà la spiegazione dell'antropocene, ma è proprio qui il nocciolo della questione. Grazie. Grazie mille Luigi. Stiamo ancora arricchendo di più questa bellissima discussione, vedete, partendo da questa apparentemente semplice, in effetti lo è, domanda sul concetto di innovazione rapportato, no, al concetto di futuro e di presente. E veramente bellissimo, anche qui ho condiviso un pochino nella chat parte dei tuoi pensieri, Luigi, per quanti, diciamo, ci ascoltano sulla pagina Facebook. Credo che veramente quello che hai detto, per esempio la transizione innominata, quella di cui non si parla assolutamente, perché tutti parliamo di transizione ecologica, anche se in realtà a mio avviso dovremmo parlare anche di quella economica, sociale, e qui arriva la tua transizione antropologica, che in realtà è un qualcosa di ancora più profondo, perché ha a che fare con il concetto di cultura di cui ci parlavi prima, e sicuramente anche con il concetto di cambiamento che deve partire dalle persone, no? E tu anche ci spiegavi come in realtà noi già abbiamo tutte le potenzialità culturali, quindi come gli scienziati del clima ci dicono, per risolvere l'emergenza climatica, che al momento noi abbiamo già tutte le soluzioni migliori dal punto di vista tecnologico disponibili. Quindi questo è quello che ci dice la scienza. L'altra parte, diciamo, del sapere, come ci citavi tu, ci dice che in realtà dentro ciascuno di noi, quindi dentro la collettività, già a livello di cultura avremo anche lì tutto ciò di cui abbiamo bisogno, se vogliamo, dal lato umanistico. Quindi mi riallaccio a quello che tu dicevi prima e condivido in pieno quello che stai dicendo, vale a dire che su questo dobbiamo lavorare, e credo che probabilmente la tecnologia nulla potrà fare se, come già ci diceva prima il nostro Luca, non ci mettiamo seriamente a lavorare anche sugli aspetti umani. E quindi da qui la cultura è veramente qualcosa di fondante. Bellissima questa discussione, grazie molte. Luigi, a te la parola su questa domanda.
Grazie. Io penso di essere d'accordo con chi mi ha preceduto. L'unica innovazione che secondo me dobbiamo tralasciare o comunque ci possiamo chiudere un occhio, parlo solamente quella scientifica. Non perché non sia importante, assolutamente, anzi, ma perché non ne abbiamo bisogno. Cioè, al momento l'ultima innovazione della quale abbiamo bisogno è quella scientifica. Quando si parla di innovazione pensiamo sempre a, vabbè, ma ci servono nuove tecnologie, ci servono nuove... Sì, assolutamente fanno comodo, ma per affrontare la crisi climatica dal punto di vista economico e sociale abbiamo tutto quello di cui abbiamo bisogno. È per questo che secondo me è importante che l'innovazione sia culturale, sociale, economica e politica, perché scientificamente questa parola usata semplicemente in ambito scientifico non rende bene l'idea della grandezza del problema. Se si pensa che investire in ricerca e basta, o nelle nuove tecnologie possa portare a risolvere la crisi climatica, allora non è così. Perché primo non vai a affrontare tutte le questioni sociali e economiche legate alla crisi climatica. Secondo, abbiamo quello di cui abbiamo bisogno. I pannelli fotovoltaici, per esempio, già sono in molte situazioni più economicamente convenienti rispetto ai fossil fuels. L'eolico è estremamente più conveniente rispetto ai fossil fuels. Ci sono situazioni dove ci sono molti paesi, per esempio in via di sviluppo, che utilizzano molto di più fotovoltaico. Per esempio l'India è uno dei paesi che dice sempre chissà, no, l'India è uno dei paesi che è più sul pezzo nell'affrontare la crisi climatica, perché appunto l'energia solare costa molto di meno, l'eolico costano molto di meno. E quindi che innovazione abbiamo bisogno? Forse abbiamo un cambio di mentalità, ecco, innovare la nostra mentalità e noi stessi, perché se la nostra mentalità resta legata al passato, resta legata al se non facciamo al profitto, allora questa cosa non ha senso, resta legata a che poi con i rinnovabili fa anche profitto, se proprio interessa, comunque, resta legata a un vecchio modo di organizzare e gestire la società, allora no, però se innovazione vuol dire cambiare se stessi, quella secondo me è una innovazione. Quella tecnologica è utile, ma non è quello di cui abbiamo bisogno in questo momento. Anzi, secondo me è spesso una distrazione, perché quando sentiamo dire di innovazione, il che non vuol dire che la ricerca non sia utile, assolutamente, anzi, ma vuol dire che per affrontare la crisi climatica abbiamo già la base di partenza. Sta a noi cambiare, non tanto andare a cercare un nuovo sistema, che poi verranno per forza di cose, l'efficientamento energetico e quant'altro, quelli vengono a cascata. Ma per quanto riguarda ora, il momento, l'azione, ecco, siamo noi che dobbiamo innovarci, i nostri pensieri, le nostre azioni, non tanto a livello tecnologico, che per fortuna qui siamo a posto, quasi completamente a posto. Come non condividere quello che hai appena detto anche tu, caro Luigi? Certamente, infatti dal punto di vista della scienza, quello che condividevo anch'io poco fa, in realtà abbiamo già tutto, anche se sappiamo ovviamente che il progresso non si ferma, non si può fermare e io direi anche non si deve fermare. Quindi quello sappiamo che c'è, è lì. Quello che manca o che comunque è più difficile, diciamo, da raggiungere per tutta una serie di motivi è sicuramente quello che riguarda noi stessi, lavorare su noi stessi, no? Sulla nostra cultura, sulla nostra società, e qui sono pienamente d'accordo con te. E assolutamente noi dobbiamo innovare, nel senso di evolvere, nel senso di cambiare proprio il nostro modus operandi, perché noi possiamo dire, possiamo prenderci degli impegni con noi stessi e con la nostra comunità, dicendo ok, sono pronto a cambiare i miei stili di vita e di consumo. Ma questo magari a durata breve, se noi non facciamo a monte un altro tipo di lavoro, che è proprio il lavoro di cui stai parlando tu, Luigi, e prima di te ha parlato il nostro Luigi G. Marco e ancora prima Pietro, scusa, ho dimenticato Luca e Pietro, no? Perché se ci pensiamo, ciascuno di voi ha comunque messo dentro l'elemento umano, l'importanza dell'elemento umano, quindi non ci può essere vero cambiamento, vera soluzione, io direi vera innovazione e futuro se non iniziamo da noi stessi, quindi dalla nostra persona, dalla nostra cultura e quant'altro. Bellissimo, andrei con voi a discuterne ancora un po', ma
il tempo, come sempre, sapete che è tiranno, quindi lascerei adesso a Paola Valandro la seconda domanda. Prego Paola. Grazie. Direi che a questo punto ci sono le basi per veramente per questa seconda domanda che arriva a proposito, perché abbiamo parlato dell'elemento umano, dell'elemento culturale come un elemento chiave per dare vita effettivamente a questa transizione, anzi vorrei più utilizzare visto che si parla di elemento umano, di conversione ecologica, citando un po' quello che ha detto Luca prima. E quindi a questo punto vi chiediamo così di darci una vostra indicazione su quello che dovrebbero fare i movimenti, no? Voi rappresentate, la maggior parte di voi rappresenta dei movimenti giovanili nella maggior parte dei casi, per rendere questa azione di contrasto ai cambiamenti climatici più ambiziosa. Qual è il ruolo dei movimenti in nello spingere l'ambizione? Riprendiamo con il giro da Pietro. Allora, parto diciamo da un aneddoto. Circa un anno e mezzo fa io stavo preparando la mia tesi legata a uno studio sulla decarbonizzazione in Italia. E io ero partito da una visione molto politica ed economica. Alla fine mi sono reso conto che buona parte delle emissioni prodotte in Italia erano in realtà dovute alle scelte delle persone. Sì, derivavano anche dal fatto che le scelte erano legate a una produzione, a un consumo di varie risorse. Diciamo che neanche tutte quelle che vengono conteggiate in Italia, perché molto è prodotto all'estero. Però quello di cui mi sono reso conto era che cambiando noi stessi avremmo potuto ridurre tanto con le emissioni. Però per quel motivo, dopo la mia tesi, ho deciso di fondare questo movimento, questa iniziativa, questa no profit, Environ People. E questa è più o meno la mia visione. E la mia visione è che bisogna dare un peso alle scelte di tutti. Votare col proprio portafoglio. Ed è una cosa che molti movimenti, molte organizzazioni no profit non amano dire. E questo mi dispiace molto, perché è vero, non bisogna mai dare la colpa alle persone. Le persone non hanno colpa di quello che hanno fatto, anche perché magari prima non c'era la coscienza di questa cosa qua, ma dare un peso alle scelte non è sbagliato. E secondo me anche l'innovazione fa parte di questa cosa qua, come hanno detto gli altri relatori, praticamente tutti gli altri relatori. Sono d'accordo con questa visione. Ma per dire, guardiamo Seaspiracy a questo documentario che possiamo trovare tutti su Netflix, più o meno l'avremo visto tutti e tutti ne hanno parlato, ma Seaspiracy dà le colpe. Seaspiracy oggettivamente mette davanti le persone alle loro colpe. Eppure questo non ha avuto un impatto negativo sulle persone, o almeno ha avuto sulla bilancia è maggiore l'impatto positivo. Questo significa che mettere le persone davanti a delle situazioni reali, oggettive, non li manda nel panico, magari all'inizio, ma li porta a costruirsi una visione e a prendere poi quelle che sono le scelte per ridurre il proprio impatto. E secondo me i movimenti devono fare proprio questo, devono cominciare a realizzare il fatto che dare le colpe non serve a nessuno, ma mettere le persone davanti a dei dati certi, in modo da attraverso i libri, attraverso dei post, attraverso dei documentari, dei video, qualsiasi cosa serve e impatta parecchio. Guardiamo Seaspiracy, qualcuno è stato impattato dal numero di risorse utilizzate, qualcuno è stato impattato dall'uso di risorse umane in maniera disumana,
per esempio, qualcuno è stato impattato dalle ultime scene di caccia delle balene, ma tutti sono stati ugualmente impattati e tutti ne sono usciti un po' migliori. Quindi con Environ People, che è letteralmente, non lo so, un acronimo per dire persone ambientaliste, mettiamola così, la nostra organizzazione parte da questo presupposto di dire ok, cominciamo con l'educazione e cerchiamo di fare in modo di arrivare ovunque il più possibile. E poi domani lanceremo la startup, io e degli amici, che ha l'obiettivo di aiutare la transizione ecologica, la trasformazione delle persone in 3 semplici passaggi: calcola, compensa e riduci le tue emissioni. E quando si sa calcolare, quando si sa cos'è la compensazione, quando si sa come ridurre le proprie emissioni, puoi ridurre le emissioni di cittadini, di aziende, di tutto quello che vuoi in realtà, organizzazioni governative e non governative, puoi ridurre quello che vuoi. Però lo fai solamente se vieni messo davanti al fatto che tu hai delle responsabilità e tu hai un peso in quello che fai. Non ha senso dire non diamo il peso alle persone, ma poi continuare con la frase l'oceano è fatto da tante minuscole goccioline. Quindi se è vero che l'oceano è fatto da tante minuscole goccioline, diamo le possibilità a queste goccioline di fare la differenza. Grazie Pietro. Siamo tante goccioline, siamo tante persone e ognuno ha il suo ruolo e può dare il suo contributo. Luca, cosa dice su questo? Penso che Economy of Francesco abbia tanto da dire. Allora, io mi sono trovato in Economy of Francesco, ma cioè per me è stato un modo di, diciamo, condividere dei sogni, degli ideali che sono più grandi di me, cioè che io da solo non ho la forza per realizzare. Quindi, secondo me, la prima componente dei movimenti qual è? È quella di un network, no? Ed è quella di riunire delle persone sotto una bandiera comune. E allora, se questa è la prima caratteristica dei movimenti, questa è anche la nostra forza, cioè la nostra forza è quella di non far sentire soli chi sta facendo delle azioni di bene, metterle in mostra. Dire che ragazzi, ragazze che fanno dei sabotaggi costruttivi, che rubano il pacco di cereali dal supermercato, per dire esistono, che è divertente farlo, che cambia il mondo se lo facciamo insieme. E allora, insomma, qui si parla di scelte quotidiane, no? Perché, insomma, penso che un movimento possa avere un grande impatto nel momento in cui non si fa prendere da facili entusiasmi, ma si mette con la perseveranza a costruire un mondo migliore con i progetti e con le scelte delle persone. E io questo lo sto cercando di farlo nei miei studi. Cioè mi rendo conto che Economy of Francesco mi ha cambiato anche il modo in cui ho preso la scelta universitaria. E adesso per la specialistica devo scegliere la biennale, tra una settimana devo mandare l'application. Io ho scelto policy making e l'ho scelta in modo diverso rispetto a come l'avrei fatto prima. Cioè non l'ho scelta pensando a quello che mi sarebbe piaciuto, solamente a quello che mi sarebbe piaciuto più fare. Non l'ho scelta pensando alle opportunità che mi poteva dare, solamente a questo. Ma ho trovato, ed è una cosa, cioè vi auguro di trovarla anche voi, ho trovato un amico con cui prendere questa scelta. Cioè una persona che capisce i miei ideali, che capisce quello che dico, io capisco i suoi, e con lui affronterò questo programma, affronterò questo futuro e costruiremo qualcosa insieme, certamente. Quindi, cioè, per me la forza del movimento è questa, quella di mettere in contatto persone con questi ideali che sono più grandi di loro e che grazie alle risorse del movimento possono essere realizzati. Grazie Luca. Quindi
mettere in connessione, non far sentire soli chi ha delle idee, chi vuole fare la differenza. Luigi Di Marco, in questo, nella tua esperienza, come ASVIS, ecco, visto che rappresenti anche questo tipo di realtà. Ma dunque, noi abbiamo una sponda forte che deve essere la scienza, trovarla nella scienza. Se vogliamo, tutto il movimento giovanile ha fatto breccia per questa domanda banale di Greta, ma perché la politica non fa quello che dice la scienza? Una cosa così banale. Per cui io porrei l'attenzione sul fatto che, voglio dire, abbiamo sentito anche la notizia di ieri, che è stato raggiunto l'accordo tra il Consiglio e il Parlamento per almeno 55, poi aggiungono qualcosa perché nel 55, come proposto dalla Commissione, non era chiaro se era contenuto anche gli assorbimenti del land use change, forestry, eccetera. Però sono ancora numeri un po' buttati lì, ho l'impressione. Per cui l'ambizione noi dobbiamo chiedere che sia la più alta possibile, perché la scienza dice che economicamente è più conveniente l'obiettivo 1,5 gradi anziché 2. Poi tra l'altro qui il 2 stando ai numeri adesso, qualcuno aveva già fatto i conti anche con l'impegno europeo, ma non c'eravamo proprio. Per cui noi dobbiamo chiedere valutazioni approfondite per verificare, chiedere di toccare con mano, ma fino a che punto questo nostro livello di ambizione, dov'è il tetto, dove sta? E questo anche, voglio dire, leggendo i documenti scientifici, quando a settembre 2020 la Commissione europea ha dato il target meno 55-30, l'ha fatto, non voglio dire, vabbè, quanto vogliamo fare? 50, 55, l'ha fatto sulla scorta di uno studio che legge, accompagna la comunicazione della Commissione, uno staff working document, dove c'è scritto che noi non andiamo oltre a verificare cosa si può fare di più, perché ci sono delle inerzie di sistema che comunque lo impedirebbero queste inerzie di sistema di avere un obiettivo, un'ambizione più alta. Ora, è vero che ci sono delle inerzie di sistema, sono dappertutto, magari ci sono inerzie di sistema anche solo per fare il 32%, però il punto è che scientificamente tu me lo devi dimostrare che oltre non si può, non basta dire che ci sono delle inerzie di sistema. Vanno identificate, va capito, ma non è che, d'accordo, queste sono le inerzie, ma come possiamo fare ad aggredirle? Dove sta? Perché qualcuno ha già investito nelle fonti fossili e poi gli dobbiamo restituire i soldi, oppure lui si oppone, cioè va capito. I vincoli va compreso, forse, scusami Paola. No, concludi. Sto chiudendo. Sì. I vincoli sono sostanzialmente due. Uno è il tempo, su cui non abbiamo possibilità di agire. Il tempo è quello. Il secondo è la nostra capacità di cambiare, di cui abbiamo parlato prima. L'innovazione va nella nostra capacità di cambiare e su cui abbiamo margini per capire, no? L'inerzia di sistema sostanzialmente siamo noi, sta alle scienze sociali approfondire come vincerla. Grazie Luigi. È importante tenere presente, è vero che la tecnologia, cioè che non si può ragionare solo in termini di tecnologia, però non bisogna dimenticare la scienza e i dati, che sono quelli che ci devono guidare per capire quello che si può fare, quello che si deve fare e non
lasciare al caso. Cosa dici? L'altro Luigi, una battuta anche da parte dei Fridays for Future rispetto a questo, il movimento. Beh, il ruolo dei movimenti è aggregare le persone, metterle insieme per un fine comune, molto semplicemente. Io penso che anche Fridays for Future come un movimento abbia avuto un notevole impatto sulla società, abbia avuto un notevole impatto sull'opinione che le persone stanno formando rispetto alla crisi climatica. E l'obiettivo di un movimento è un po' anche questo, no? Muovere la società, scuotere la società, dare un po' la scossa e attivare le persone affinché veramente nei loro interessi, in questo caso scendano in piazza e chiedano di agire per il clima. La domanda è banale, no? Perché la scienza non è ascoltata? Perché la politica non agisce secondo la scienza? È ancora più interessante chiedersi perché lo fa solamente alcune volte. Beh, con la pandemia tranquillamente i pareri scientifici sono ascoltati, sono tenuti di conto. Perché ora no? Sono molto d'accordo, questa è una domanda molto molto importante, infatti. Perché no? Perché ora la scienza non è ascoltata? Perché sulla crisi climatica la scienza non si ascolta, nonostante vi sia molto più consenso sulla crisi climatica che non sulle misure da prendere per la pandemia, perché appunto virus nuovo non sappiamo, all'inizio non sapevamo come si comportasse e quant'altro, no? Quindi c'era molta più incertezza sul virus all'inizio per quanto riguarda i virologi rispetto a quanto ce n'è ora, ovviamente, o comunque rispetto alla certezza che abbiamo di chi sta causando la crisi climatica, delle conseguenze, nonostante ci sia molta incertezza dal punto di vista di quanto severe saranno, proprio perché non lo sappiamo, perché non sappiamo ancora calcolare, sappiamo fare delle stime e le stime sono sempre poi corrette al rialzo, perché abbiamo sempre ci rendiamo sempre conto che le nostre stime vanno sempre al ribasso, questo perché appunto il sistema climatico è molto complesso. Ma c'è il consenso unanime sull'agire ora, c'è il consenso unanime sulla economicità e sulla convenienza dell'1,5 rispetto ai 2 gradi, c'è il consenso unanime sul disastro sociale e politico che sarà non agire per la crisi climatica. La scienza comunque ci dice che gli obiettivi proposti dall'Unione Europea non sono sufficienti, non erano sufficienti allora, non lo sono nemmeno ora, nonostante siano stati alzati, però questo secondo me ci dà veramente un buono specchietto per quello che stiamo facendo. I movimenti hanno successo e scendere in piazza, agire, mettersi insieme, quello ha successo. Ora è un 55, magari il prossimo anno diventa un 65 o un 70%, ecco. Quindi sì, nonostante per ora ovviamente non sia stato sufficiente quanto ottenuto, forse non avremmo ottenuto nemmeno questo non fossimo scesi in piazza. E questo ci dimostra veramente l'importanza di mettersi insieme per un agire comune. Grazie Luigi, direi che possiamo chiudere questa tavola e questo giro di riflessioni. Io ho raccolto un po' di spunti, vedo che anche Paola nella chat, quindi io copio e incollo per tenere tutto insieme nel nostro Padlet. Paola, ti passo la parola e grazie a chi è intervenuto. Grazie mille Paola per il tuo prezioso aiuto e anche a tutti voi, i nostri cari relatori, per questa seconda domanda sulla quale in realtà avremmo voluto continuare ancora ad approfondire alcuni aspetti. Allora io vorrei ringraziarvi moltissimo e intanto che attendiamo il rientro nella main room da parte anche degli altri partecipanti che hanno in contemporanea per la prima volta, questa volta nei nostri eventi dal vivo, partecipato a un altro tavolo di lavoro, quello sullo Youth Engagement. A breve inizieremo il tavolo conclusivo della nostra programmazione con alcuni ospiti stranieri, anche loro parte del Climate Reality Project e anche loro Youth Champions.
ecco, io volevo anche approfittarne per chiedere anche ai nostri partecipanti già qui in sala, ma anche chi ci ascolta, diciamo, dalla nostra pagina Facebook, se avete comunque delle domande, degli spunti, delle riflessioni, per favore veramente condividetele nella chat o comunque nei nostri commenti della pagina pubblica di Facebook, perché oltre ad essere comunque un momento bellissimo di condivisione e di riflessione, come avete visto sino adesso, man mano che ascoltiamo i nostri relatori, ovviamente aumentano gli spunti, gli stimoli per approfondire i nostri ragionamenti insieme, ma anche perché questo andrà a fare parte del nostro diario di bordo, che come abbiamo iniziato a condividere dal primissimo nostro evento è, diciamo, una sorta di accompagnamento diciamo dei pensieri, delle riflessioni che ci porterà fino ai nostri eventi conclusivi di settembre e poi di ottobre, quindi proprio in prossimità della Pre-COP dei giovani e della Pre-COP. Benissimo, allora io ringrazio ancora moltissimo i nostri relatori, il nostro Pietro, il nostro Luca, il nostro Luigi Di Marco e il nostro Luigi Ferrieri, e a questo punto lascerei anche la parola al nostro Domenico per passare alla tavola successiva. Grazie a tutti. Grazie Paola. E insieme alle note che ha detto Paola ricordo anche la possibilità di entrare nella side room per magari fare un po' di networking, per vedere il nostro Padlet in costruzione, e eventualmente se avete delle domande per i relatori, che potrebbe essere un'occasione per incontrarsi. Come diceva Paola, andremo adesso alla tavola conclusiva, in cui abbiamo invitato gli Youth Champion del tavolo 2 e del tavolo 3, quindi dei due tavoli paralleli. E partiamo con Bradley. Hi Bradley. Ciao. Hi, ciao, how are you? I'm good. How are you? I'm so happy to see so many people here for Earth Day. Oh, we are glad to have you here also. And for Bradley, I'll give the floor to Paola, that as we did for Joyce, we asked a few questions to her to know a little bit more about her. Thanks a lot, Domenico, and thank you so much, Bradley, for being also with us today for the Earth Day, because we know that you also have been attending our other Climate Reality Project European branch event earlier today, so it's a double effort for you. And obviously, we know each other. We know that you are one of the most active climate reality leaders from the Nordic region. But please, if you would like to share with all the other people a little bit about you, that would be wonderful. Sure. So, hi, I'm Bradley Martzlegala. I'm a climate reality leader. I was trained in 2018 in Berlin. I'm German American, currently living in Finland, hence an American accent and snow outside. One of the things that I do with climate reality, I do two main activities. One is preparing people for COP. Both Fridays for Future Germany, I've done quite a bit of work with, and also with businesses that are also interested in getting involved with climate reality. I think it's important not to just know what's going on, but the journey of the whole environmental movement and how far we've gotten so far, because it's a journey that we've all been on together. Youth activists of 30, 40, 50 years ago are getting a little bit older now, and it's time to take up the mantle. So it's important to know what's been done so we can know what to do next. The other activities I'm quite involved in with Climate Reality is the Climate Reality Nordic chapter. Right now we have an exciting series on Indigenous people in Europe. So not only do we have, well, in Finland, Sweden, Norway, in Russia even,
we have the indigenous Sami people. And so what we have right now is a web series on the power and value of indigenous knowledge, protecting indigenous rights, indigenous land, and also preserving that knowledge. So particularly in the Nordics, we're seeing the effects of climate change much faster than in the rest of Europe, although the last couple summers, well, they've been so hot, it's, you know, you can't pretend it's not there anymore. So we are working with some Sami people with the 2022 Foundation to try and raise more awareness about what can be done and about the power of that knowledge. Yes. Amazing, Bradley. Thank you so much for sharing all what you do with great passion and motivation. And this is a great inspiration for us all. And as we have discussed in our previous roundtable, the title was The Future is Now. And one of the questions was about innovation. And it came out, thanks to our speakers, that let's say mere technological innovation is not the best solution. We do need other key elements that are about the human aspects, the cultural aspect, and so on. And these relates, I believe, also to the importance of the people. And you just share with us what you're doing about, you know, the importance of the traditional and indigenous knowledge. So would you maybe like to tell us a little bit more about this, you know, in relation to the solution of the climate crisis, and especially in relation to the climate justice, you know, and social equity? Thank you, Bradley. Big question. Yeah, so absolutely. So we, you know, we can keep building more and more technology, but sometimes the solutions mean, you know, taking a step back. We already know what we can do. So we don't need to, well, we still need that innovation, but we already have solutions that we know how to implement, solutions that have been implemented not just for 200 years, but for thousands of years. We know how to take care of the planet. We know how to be part of the planet. We know how to live within planetary boundaries and not to overfish and not to abuse the earth, and so that we can reuse it. So we already have this knowledge. It's more about applying it. And on the issue of climate justice, there is, you know, we can't resolve the climate crisis without climate justice. Climate justice means that we are looking at equality, that the people who are most vulnerable to threats, they're the most affected, and making sure that they are not left behind. Across the world, we talk a lot, when we talk about COP processes, we tend to just say we have rich countries and poor countries. We have the EU and we have these small island states. But that's not quite the whole story. Even within Italy, within the EU, we have very rich people and we have very poor people. The issue of equality is not limited to certain countries. In every society, there are people who are suffering. And those communities also in Europe, in coal-dependent areas, when we talk about a just transition, we have the areas that are most vulnerable, the lowest socioeconomic class, the people who are struggling. Those people need to be brought along for the climate journey. We cannot have a climate solution without including all of these people. And it's the same for the indigenous communities. The indigenous communities, however, are also at risk of losing their entire cultures. So cultures that are very land-based, if your land is changing or no longer exists or has been seized or is being used for a different project, that's also really important to protect. So when we talk about climate justice, we need to talk about everyone. Climate justice is not going to be solved when we just have, for lack of a better word, you know, just a couple of old white men shaking hands. That's not what we're going for. What we're going for is a world in which everyone can breathe freely, have equal opportunity, and more. So climate justice is definitely a huge part of the solution and something that we can't forget about when we're talking about climate change. Yes, certainly, Bradley, and thank you so much for sharing, because
Also going back to our, the starting of our event in the first table, if I remember well, it already emerged the importance of leave no one behind, in relation to the climate justice and the importance of the equity, in our society and the respect for all human rights. And obviously, the care, the protection of the traditional and indigenous knowledge everywhere in the world is fundamental, because it's very much related to the principle of the United Nations 2030 agenda, leave no one behind. And unfortunately, during these let's say time of pandemic, we are seeing more and more that unfortunately this principle is now more difficult to be applied, to be preserved, because the poorest people everywhere in the world are suffering the most, not only because of the COVID-19 pandemic, but we know as climate activists and obviously sustainability specialists, we know that in reality, the poorest people, they are also suffering from the most effects connected to the climate crisis and the environmental emergency. So thank you so much, Bradley, for sharing. And for last question, as I said earlier, I know that you were in the other, let's say, events earlier today. Would you like to share with us a little bit about the content of this other event of our European branch, please? Sure. So we had a very exciting event this afternoon, and we hit on a broad area of topics. So we started with our local indigenous people who are the Sami and their reindeer herding, how they've lost lichen, and about several initiatives that are currently going forth, particularly in Sweden, in trying to restore those rights and trying to bring up climate action again and that to those communities. We also talked about indigenous rights in in Peru and Bolivia, and about how that knowledge and those value systems are important, not only there, but worldwide. And many of the indigenous people around the world, they share a lot of these values of the earth, of the solstices, of being part of this broader ecosystem. So we talked a lot about the knowledge there and what needs to be protecting. And what was also interesting is we also talked about traditional knowledge, because we have a lot of traditional knowledge within Europe. So not only do we have Sami knowledge, but we also have knowledge that we have from old wives' tales. So in Sweden, of how they practice farming, of how they and do that in a more traditional way. Another example was by talking with Marie Kravström, is, for example, when my family is from southern Germany, there are still witch clubs there. I have friends that are 12th and 13th generation witches, and they have a lot of sayings that you don't plant your flowers until maybe I think it's the 6th frost. And that's traditional knowledge. Traditional knowledge is knowing how to, going to the sauna when you can't breathe. It is knowing when to plant. It is knowing how to take care of body and earth. So we also talked about the value of keeping the traditional knowledge, and in particular countries like Romania and Hungary. There's still a lot of communities that are actively using traditional knowledge as well to live today and to live more sustainably. We don't have to look that far. So it's one thing to care about indigenous rights halfway across the world and, maybe send money, maybe offer some legal support. But there's a lot that you can do at home as well in your own community. Everyone has wives' tales that they've heard and that are actively used around them. So we're actually going to continue the series on in May and in June, also with some more legal standing about indigenous rights in Europe, as well as we have a Sami activist, musician, and reindeer herder who's also going to come
and speak with us and hopefully play some music. And for climate reality leaders, we're also hoping to host a meetup where we talk more about the traditional knowledge that we have within our communities and even sometimes within our own families. So that's what we have coming up on the agenda in the run up to COP26, which we hope will be held in some sort of hybrid format or held at all and not canceled this year. We're also hoping to raise awareness of these voices and connect with more Sami communities about the issues that the community is facing already. Oh, amazing, Bradley. Really, really amazing. And as we're also, as you know, working, to support the youth in particular towards the youth pre-COP and pre-COP and COP events, hoping this year they will take place. I would kindly ask you before greeting you, if you would like to share with us and our fellow climate reality leaders and all the other, climate activists, climate leader in Italy and whoever is listening to us, a message. And I would say a message that can help them, to make the real change happening fast and very soon. Oh, just one? I would say share whatever you feel like sharing. I would say even the smallest actions do have a wider impact. It might not feel like much, but your action it's important. But what's even more important is the signals that it sends out to the people around you, the community around you, to your colleagues, to a sibling, to family members. And that is more, in my opinion, is more powerful than the action itself because it helps change the culture. And what we need is a cultural change in order to make a transition to a better world. Thank you so much, Bradley. Really, thank you so much. And I was absolutely sure that you would have shared a message from your heart. And it's a perfect continuum from our previous roundtable where we also discussed about the importance of changing our culture. In particular, our guest, Luigi Di Marco, he shared about anthropological culture, that we need to start from menzionando appunto that one. Quanto l'antropologia ci possa aiutare ovviamente a Go. Sorry, sorry. I stopped because I listened the translation live. Little technical So problem. just to make a laugh with everyone, Bradley, thank you so much for your contribution and testimony, and please keep up all your great work, and we'll keep in touch within our amazing climate reality community. Thank you so much for being here today with us. And Domenico, for the floor is yours. Welcome. Bye bye. Bye. Grazie, thank you very much, Bradley. And now, yes, let's turn to the other youth champion for the table 3 that was about youth engagement. And we have with us Luciana Verastegui. Luciana, are you there? Yes, I'm here. Thank you. Thank you for Hi, having Luciana. me again. Hey. Oh, it's a pleasure, like really a pleasure to have you here. So, Luciana, we told in the table 3 about youth engagement. That was the main topic. But before going into some questions also for you, I want to ask you to introduce yourself and present what you are doing. What are your activities? Sure. First of all, thank you for having me here, and thank you for your time. I think that's really something I need to be grateful for. My name is Luciana Verastegui. In some parts of the world, you can pronounce it different. You can say Lucy or Lou, whatever you think is your preference. I'm actually coordinating, and I'm the contact point of the working group from Jungo, and I'm concentrating in the part of ocean. So I'm the leader of 337 youth members.
and from 67 countries, and this group is called Ocean's Voice. We started 1 year ago, actually, and I was working in a consultancy, in a Danish consultancy, in which we give courses to entrepreneurships about sustainability and how they need to change or manage all their system for them to turn it to sustainable. And currently I'm working as well another consultancy, but in Mexico, and we are focusing specifically in topics of coastal zones and blue carbon. So I think that's something I'm getting really involved too. And yeah, I mean, I'm a learned person. I'm always learning. That's a wonderful message. Thank you for sharing. And yeah, the next question was posed also to the members that were on the roundtable number 3, as was related on how to engage youth. I think that you can say a lot of things about that, also properly on the activity of Ocean Voice. That is one of your areas of interest. I think it is a really important question, because if we don't engage youth or people in what we need to do, in what is necessary, how can we continue with this process of changing this topic of climate change? I think it goes more about how to inspire youth. How can we inspire them and make them feel connected on what we're doing and what connects them to the earth? Because sometimes what is missing is the connection, is how am I connected with where I live? And sometimes people do not think about it. People or you do not see that really relevant. And I think it is important for us as youth, and also for you as an adult people, the way to engage youth is to make them feel connected with where they are, and how they can do different things that may contribute. Sometimes what happens as well is that you do not feel they are doing much. Actually, they ask me, like, how am I doing a lot of things, or how am I capable of leading a group? But it's not about just ourselves or myself. It is how can we contribute with each other, and how can we teach them that it is okay to make mistakes, it is okay to keep learning, but just to take action. I think something that Brady said, it was really important, is to take action. How can we make them see that what they are doing is important, and that everything that they do is part of the change? And I think that's the way we can engage youth. And not only that, I think it is more about sometimes when you're in this part of climate change, you as a person need a lot of perseverance. So how can you as a youth member, or how can you as a person in this world, how can you be inspired even though you think you're not making a big change? So I think it goes with details. It goes with the really connection with yourself and with the things that you're doing, giving a purpose. Have you ever asked yourself, why am I doing this? Or what is the real purpose of my actions? So I think it goes beyond on the things we show. It goes beyond of the picture we took that we're making action. It goes beyond with that. I think it's about purpose, the purpose that we have as a person in this world, and that we want to live and that we want to keep in this planet and leave it to the next generations. I think it's to show them that, and to make them feel that it's okay not to always be right, but it's about the process of learning. Thank you very much for your words. And talking properly about generation, the next question is about the dialogue among the different generations, so the intergenerational dialogue. A few words about that and your vision on that. First, I want to say an experience. I want to tell you an experience I had in the COP. When I was at the COP in Madrid, my last day actually,
I was going for a coffee, and then an adult, he approached me and he said, "You are the future. You are the change." And at the first moment, I was in shock, but I was like, no, I mean, we all are the future. And sometimes we have the pressure that we need to do everything because we as youth, obviously, is our future, but it's also our present. So it is about how can we also listen to what other people say, but also take our responsibility as adults or as the young members, and also to, I think, about feel empathy, that maybe for you in your times and for adult people in their times, they didn't have the vision that we have nowadays. And obviously it was really contaminating. It was another moment in which the world was functioning, but it's about how can we change that together right now. We made a lot of mistakes before and we're doing right now, but how can we contribute each other? Something that we are doing in Ocean's Voice is that, for example, we have an advisory board because we truly believe that the exchange of knowledge with people with experience is relevant for us as youth, that we have the energy. And it is important for us to listen other ideas, to listen what other perspectives, because that's the way we can contribute. If we just have our own idea, how can we make a change? And that is not activism. Actually, activism is to have a lot of members, listen other ideas, to make a solution together, even though it is not what you believe the most, but I think that's the correct way. And sometimes, for example, we think that adults are the ones that are making the bad steps for the planet. And some people do, yes, but it's not about dividing adults and young people. It's about how, as we are humans, can relate and can contribute to this planet. So I think it's a lot of changing the concepts. It is not about different generations. It is about just one of us that we want to live, and how can we work together. Thank you, Luciana, for your wise words. I very appreciate. And the very last question that I take to you is a final message for the youth activists and youth people that also are preparing for this great event that we are also fostering to the pre-COP and the COP26. To learn. I think it is important to learn, keep learning, and find a purpose on what you want to do. Actually, being totally honest to you, at the beginning, I was doubting of my purpose, and I was doubting of if I was doing what's correct, or if Ocean's Voice was approaching the right mission, or if, I mean, you have a lot of questions, but take action on what you can do and find a purpose in which you feel that you're doing something that is really important. Sometimes when you feel, when you have a purpose and you show it to the people, you share that message that is really bright, and you share that message that you have a lot of conviction of what you're doing, and that's the way you inspire other people. So maybe you can find an area, or maybe in my part it was a part of the ocean, but for you is human rights. For you is, I don't know, you are a person that is working in a supermarket. How can you find a purpose there? Solving, obviously, the planet. How can you share the message? I mean, taking this into real life, how into your daily actions find a purpose. I think that's what I can share. And obviously take consideration that we are right here with the same objective, that is to save the planet, and is to find a solution, not to create competition with each one of us. It's about cooperation. Thank you very much, Luciana. And now let's take the chance eventually to ask some question from the floor, if there is any. Okay, eventually, Paula, I'll give the floor to you. Yes,
I have a question, if I may, for you, Luciana. So much inspiring what you just shared with us. And again, today, it seems that in our previous discussion with our guests, we've came out with some very important topics and keywords or key values, if I may name them in this way. So I really would like to ask you, Luciana, how you keep yourself motivated? I think it is really a good question, and it is not an easy question, because sometimes I think what keeps me motivated is the people that surrounds me, and that I know that I have an effect on them, and that I know that I'm contributing in their lives. For example, every Sunday, each Sunday we have a meeting. And at the end, we discuss about what they think they have changed, or things that they, I don't know, they can express that it was really for them worth it. And I receive messages such as, thank you for letting me be part of this group, or thank you for letting me be engaged with things that I truly care, because that's the way I can express myself. And I mean, it's not about changing everyone's lives, but it's about, if I receive a message, every time I receive a message from someone, that really inspires me so much. And for example, right now, that you give me the opportunity to talk to you and to have me here and to have your time to listen to me, that motivates me to keep going, and that my voice is being heard. And I want also other voices to being heard. So I think it's a process. I can tell you that sometimes I don't feel motivated, but I try to ask me why I'm not feeling motivated and what things I might change, because it's about changing. Sometimes at the beginning you have perception, and at the end that perception, it changes and you need to make again another one. So I think that's also about being mature and realizing that your truth at the beginning maybe is not the one that you're having right now. So it's a process, but I think that's the way I feel motivated. Thank you, Luciana. Absolutely. And as obviously you know, and I'm sure everyone here knows, motivation is key. You know, for every environmental, climate, human rights activist, is really key, it's fundamental. And if I may also add, you know, really sharing with the people near to us, maybe first with the same or very similar values or interests, but not necessarily so. It could be also in another way, you know, and having also compassion, trying to feel, to be compassionate, you know, for the others, for the world out there, and trying to keep hope. Hope is fundamental, you know, always try to see the glass of water half full and not half empty. That's really important. And I have another question, if I may, because you're very inspiring, Luciana. So sure. As you know, we are in this path to support the youth. In particular, I would say. So what is, let's say, the message? You talk about message earlier in relation to motivation. So what is the message that you would like to leave, to share, you know, with our guests today, but I would say with all the activists, youth, and maybe less youth? I think that's also a good question. Thank you for your questions. And I will keep with the track of to listen each other. I think tolerance and respect is a key, because it's not only about it is really complex, this topic, because everyone has different cultures. Something that I have learned from Ocean's Voice is that people from Africa things completely different from people from America, or from people from Asia or from Europe. And I didn't realize that at the moment I try new things, or at the moment that I open myself to listen their message that they're giving to us. And it's about
from their perspective, from their own place, how can they provide knowledge to me and receive it and to also share it with them. So it's about, I think it's about sharing each one of them half a half and to listen. I think listening change everything. And it's not only listening, it's also about understanding what they're trying to say, understanding what other people try to say. Because as an activist, we're talking about topics about ocean that I love, or topics about a woman, or topics about electricity. So you might think that they're really separate topics, but everything is connected. I think the connection between all topics is really crucial, and how can we work together? Because another experience that I had is with Ocean's Voice is that sometimes when you have an organization or you have a network, you feel that your network needs to be the best, or that your organization needs to be the best. And it's not about being the best, but it's about how can we do it together to have the best result together. So I think I will finish with that, your question. And I know that you can provide other perspectives, but I think that's important. How can we listen and contribute? Thank you so much from my heart, Luciana. Amazing, really, really. We're very grateful for your presence and your testimony here today with us. And I'm sure that your words of wisdom have inspired so many youth, but also so many other people. Thank you again. Thank you and so much. You're always welcome. And now I leave the floor to Domenico. Thank you. Yes, I think that maybe I saw that there is just another question. If Luciana can, just one last one, or okay, no. We are gonna to end the session of today. We have been all the afternoon, at least in Europe, together. And we also encounter different people and different also suggestion and idea on how also to foster our path towards the pre-COP and COP26 in this day of Earth Day. Maybe Paola, I will give the floor to you for the final remarks, then a very, very small video, and then a surprise for the closure. Ok, grazie mille Domenico. So, sorry, parlo in inglese o parlo in italiano? Vai pure in italiano. Ok, perdonatemi, ma è il passaggio da una lingua all'altra come sempre. Ma questo è il bello anche della nostra famiglia Climate Reality Project. Allora, veramente oggi abbiamo avuto tre tavoli di lavoro estremamente importanti e interessanti e sicuramente c'è un filo conduttore che diciamo riguarda la giustizia climatica, l'equità sociale e la costruzione di un futuro che sia veramente sostenibile, in particolare per chi è più giovane, che però non può più prescindere dal posticipare le azioni a momenti successivi. Quindi oggi abbiamo capito che assolutamente occorre focalizzarci sugli aspetti che riguardano la cultura, innanzitutto, quindi il rispetto, come poc'anzi ci diceva anche Luciana, il rispetto delle diversità delle varie culture, l'ascolto, l'importanza dell'ascolto di quello che gli altri hanno anche da dire, l'importanza del cambiare prospettiva, perché altrimenti non riusciamo a capire a fondo il problema, né tantomeno riusciamo a intravedere le possibili e migliori soluzioni. E inoltre cosa è venuto fuori da questa nostra importantissima discussione? Che noi oggi abbiamo sicuramente già tutte le soluzioni dal punto di vista tecnologico e scientifico e questo è sicuramente un grandissimo risultato, ma ciò che ad oggi manca
che cos'è? È sostanzialmente l'innovazione culturale, l'innovazione antropologica, come precedentemente il nostro Luigi Di Marco e anche il nostro Luigi ci stavano condividendo. Quindi dobbiamo sicuramente pensare a un cambio nella nostra modalità di ragionare, di approcciare i problemi ma anche le soluzioni. Sicuramente la tecnologia, la scienza è fondamentale, perché senza dati che ci permettano di misurare gli impatti del cambiamento climatico in modo particolare, ma anche gli impatti, se pensiamo alla pandemia, quindi di questa emergenza globale nella quale, ahimè, siamo ancora oggi, non possiamo fare i passi avanti. Quindi la scienza è fondamentale, ma noi dobbiamo anche imparare a cambiare la modalità di pensare, perché altrimenti temo che sia più difficile cambiare effettivamente i nostri stili di vita, di produzione e di consumo. Quindi tutto parte in realtà da noi, dalle nostre azioni quotidiane, che devono e possono iniziare con dei piccoli passi, e se le facciamo tutte insieme questo veramente può accelerare il cambiamento. E io quindi vorrei veramente ringraziare tutti i nostri ospiti, dai primi della tavola rotonda a quelli che abbiamo avuto nelle tavole intermedie, e anche dai nostri Youth Champions che ci sono venuti a trovare raccontandoci la loro testimonianza. E mi auguro veramente che questa 51esima giornata della Terra non sia soltanto una celebrazione, ma possa veramente da oggi dare il via a un impegno più costante, più continuo, ma anche più partecipato e più collaborativo, in modo particolare tra i giovani, tra i diversi movimenti, per fare in modo che si possa arrivare il più preparati possibile a questi eventi così importanti che ci attendono a fine settembre, inizio ottobre a Milano e poi mi auguro anche a Glasgow. E con questo io ho concluso, vi ringrazio tutti e lascio la parola a Domenico per la sorpresa. Ok, allora sì, adesso mandiamo il video. Volevo anche approfittare per ringraziare innanzitutto Paola per tutta la sua azione di coordinamento per rendere questo evento possibile, e ovviamente con veramente tanta soddisfazione tutto il team Italia, perché bisogna dire che questo evento è stato possibile grazie alla cooperazione di tutti, e complimenti, come dire, a tutti i climate leader italiani. Grazie Domenico. Posso aggiungere solo un'ultima cosa e poi mi taccio? Vorrei ringraziare in particolar modo la nostra traduttrice per il momento ufficiale, la nostra Asia Guerreschi e la nostra Miek Egbert, e poi vorrei ringraziare la nostra scrittrice Paola Valandro, che dall'inizio del nostro evento fino ad ora ha preso appunti, andando ad alimentare quella bellissima tavolozza visiva che è il nostro Padlet, che noi ci portiamo dietro dal primo evento e ci porteremo dietro sino alla fine del nostro programma. E poi ovviamente un grazie speciale al nostro social media team, quindi alla nostra Ilaria Quote in particolar modo, ancora ad Asia Guerreschi, a Domenico, nostro Domenico Vito e a tutti gli altri del team Italia. Veramente un grande grazie di cuore. E adesso veramente mi muto. Ok, vado, quindi seguiteci sul video e poi sorpresa. Dear world leaders, we all know that the climate crisis is here. We can see it all around us. We are all affected by it. और अगर ये हमारे ऊपर होता तो we would do something about it.
In fact, some of us already are. Sikwenzela umphakathi. In our businesses. Now it's your turn. As our leaders. As the ones bestowed with power. The power to represent the people. To represent me and me. And me. And me. And all three of us. Don't forget me. Please listen. Listen to the land. Listen to the ocean. Listen to the science. And we have some requests. Actually, we have some demands. We demand that you cooperate with one another. We demand that you send a message to polluters. Stop using fossil fuels. Now is the time. The time for you to act. You need to make long-term commitments. Commitments to reduce greenhouse gas emissions. And when you do, the world will be a better place instantly. I want you to look after my future. Learn what you can do to help solve the climate crisis by visiting climaterealityproject.org. Ora la parola a Miek Ergberg. Okay. We want to offer a different way for you to connect with your sense of place and purpose as a human being here on planet Earth. This is a guided meditation inspired by ecotherapist Annie McKinney, Laura Storm, and Giles Hutchins. It's the guided meditation and relaxed, and it's the story of our evolution. Before we begin, take a deep breath, close your eyes, and feel the connection and support from the ground beneath you. Let us go back in time to an event that happened a long time ago. 14.7 billion years ago, the Big Bang happened, and all the universe was exploding energy. We were there at the beginning. The energy that makes up everything here today was there in the Big Bang. Energy attracted energy and formed atoms spinning through space and time, working at the speed of light over millennia, creating billions of galaxies. There was light and heat in unimaginable abundance, just as there is today. One of those galaxies was our Milky Way, and halfway along of its spiral arms, 5 billion years ago, an eddy of energies boiled into becoming our sun, the main source of energy for us today. As other stars exploded, they sent great swirls of gas towards our sun. You were there too, remember? The gravitational laws of attraction pulled atoms of stardust together, and around the sun, the planets coalesced. One of those planets, where it was not too hot and not too cold, became our home, planet Earth. To help our human minds grasp the cosmic times, we were dealing with since the beginning of planet Earth, that is to say 4.6 billion years ago. Let us imagine Earth as a 46-year-old woman. Let's call her Gaia. We will now use her life, which is cosmically ours as well, to trace the story of Earth. She was born as a fairy mass of molten metallic body. Cosmos curved into the solar system and provided elemental water for what became Gaia, the blue planet. Together with sunlight, water is the basis of life on Earth. Fairly early in Gaia's life, deep in the ocean volcanic vents, the first molecules and complex compounds were forming. In time, they were grouped to form the first cells with strands of DNA. Every single plant and animal can trace its ancestry back to these initial cells, which means that ultimately we are all related. Some cells were able to photosynthesize light and became algae. The byproduct was oxygen. Over many millennia, a blanket of ozone was formed, which protected life on Earth from the sun's harmful UV rays. By Gaia's 8th birthday, bacteria had learned to thrive in the oceans and atmosphere. These were the ancestors of the bacteria we all have in our gut, which help us digest our food every time we eat. All life shares this common lineage.
In the salty oceans of Gaia, evolution continued to bring forth new form lives. Corals, crabs, jellyfishes, worms, and eventually fish with backbones. We have in our bodies today the inheritance of our ancestors as they bred and evolved. Do you remember developing a spine? Our backbone, our nervous system, heart and gut came from fishy ancestors. Can you recall wriggling through the sea? Can you still wriggle and flex your backbone? The salt from the sea still flows in our tears and sweat. As embryos, we look like little fish with gills and a tail. Can you recall using your fins to haul up onto the beach for the first time? Gaia waited till she was 42 years old, 4 years ago in her life. Before creating life on land, fungi and plants began to move onto the land and turn rock minerals into soil. Insects followed soon after. Reptiles evolved to seal their eggs in a watertight shell and grow a skin so they could live on land. Some developed into the dinosaurs only 2 years ago. And around that time, the first mammals and birds came into being. Life evolves as survivors live to be old enough to produce the next generation. All the rest fell by the wayside and do not pass on their characteristics. We and all the living life forms today are descendants of those that did survive and succeed in life. Only 3 months ago in Gaia's life, we became great apes and began to use tools and think ahead, constantly developing our intelligence and social skills. We are more closely related to chimpanzees than horses are to donkeys. 3 weeks ago, we split off from the other primates as the climate changed and the forests of Africa began to shrink. Our species arrived 2 days ago, living in groups of up to 250 people. We hunt and gather amidst changing seasons, constantly sensing into the rhythms and cycles of nature. We are in tune with the web of life and play our part within this web. We use fire, we meet music and art. We develop the power of speech to form bonds, tell stories, and pass on what we have learned to the next generation. For most of our time as Homo sapiens, we have lived as hunter-gatherers, completely in sync with nature. We worship nature and her ways. We were so finely tuned in with nature, we knew the medicinal effects of plants and could communicate with animals. Our psychology and psychology needs developed over 200,000 years to live in harmony with nature. We were sensitive to how living systems worked and were able to work this logic of life. What does it feel like to have a deep empathic connection with nature while being surrounded by a community you were born into? 1 hour ago, we started to farm the land and introduced the concept of private ownership. We started to gather into large urban conglomerations and started to separate ourselves from nature, seeing it as something outside of us. When weather patterns changed and crops were damaged, we cursed nature and even started to fear nature as the work of the devil. And because women were seen as more in tune with nature at the time, they were seen as working with the devil, which started hundreds of years of witch hunts, killing and torturing millions of women. The scientific revolution at the time was focused on the control of nature, turning it into commodity of forestry, fishery, agriculture, and mining. And with that mindset of dominating and exploiting nature and women, we have for the past 60 seconds gone through the Industrial Revolution. In these 60 seconds, we have created nation states, mega cities, governments, school systems, factories, corporations, and a multitude of machines, cars and planes. The digital revolution, the concept of the internet, social media, artificial intelligence, Bitcoin has all just appeared this very second.
The majority of humanity now lives quite divorced from nature in towns and cities. We now use far more natural resources than Gaia can regenerate. We have become a destructive species out of sync with the web of life that sustains us. Life on Earth is immense and rich, but the systems that sustain us can no longer keep up with the way we Homo sapiens are choosing to behave. Many of us feel a deep inner knowing that we cannot carry on this way. We may experience a feeling that something is wrong, yet may not be able to put out into words. More and more of us are realizing that we need to radically change course if we wish to become one of the successful species that gets to continue to live on this planet. Either we use our unique intelligence as a force for good, where we reconnect with our inner nature and natural systems we are part of, or else we contribute to collective suicide by destroying the life support systems upon which depend. Is our role as a collective to cultivate a more thriving way of life? How can we become a regenerative species and not a destructive one? And what is your role in this greater puzzle? What difference do you want to make in this time we live in, this split second of Gaia's life? Thanks a lot, Mia, for such a beautiful poem. Really, really beautiful. Thank you. Grazie a tutti e ci vediamo al prossimo evento di Preparas. Grazie a tutti.